Buon pomeriggio a tutti ragazzi, come state? Spero bene. Allora, datemi solo un secondo che adesso switcho schermo e... Oh no, c'è un aggiornamento della console, ma lo farò poi, tanto non devo giocare online. Eccoci qua. Allora, prima di iniziare la live ho avuto qualche problema di connessione. Spero che non ci siano, perché se dovessero esserci durante questa live mi dispiacerebbe moltissimo e non so se poi potrei effettivamente continuare a caricarvi la serie dei VOD su YouTube, per quanto magari possa interessare o meno, anche perché è giusto un canale archivio quello di YouTube alla fin fine. Giusto ogni tanto ci carico qualche clip, ma vabbè. Allora, eravamo rimasti qua alla scoperta del corpo di Ciro, il mio povero personaggio preferito che è appena stato ammazzato in questa maniera, cioè almeno è stata ammazzata in questa maniera, poverina. Guardate qua. Iniziamo direi dalla presunta arma del delitto, questo bilanciere. C'è un bilanciere sul pavimento e... C'è una traccia di sangue. C'è una traccia di sangue sul bilanciere. Beh, il Monokuma File dice che è stato un forte colpo contundente alla testa ad ucciderla. Quindi significa che questo bilanciere è l'arma del delitto? Beh, immagino che non possa essere nessun'altra cosa. Ok. Locker room dumbbell. E abbiamo la nostra prima cosa. Ah, ok. Vediamo poi cosa c'è. Qua c'è il poster che non era quello... Boh. C'è un po' di sangue sul poster. Deve essere accaduto durante l'omicidio. Mhm. Però sembra strano che in uno spogliatoio femminile ci sia questa sottospecie di modella sulla spiaggia, ma vabbè. Non c'eravamo entrati negli spogliatoi, vero? Durante la scorsa live, da quel che ricordo. Per cui non vi saprei dire effettivamente se possa essere una prova o meno. Ma è un po' sasse. Ok. Gli armadietti non si possono controllare. Vediamo cosa dicono Mondo e Sakura, ad esempio. Aspetta, Dude non è per un maschile, vabbè. Il ragazzo ha un complesso sull'essere debole. E intendi dire Ciro, giusto? Ho bisogno di diventare più forte. Già, ricordo che me l'aveva detto più di una volta lei stessa. Eh già, questo significa che deve essere successo qui. Ma aveva davvero bisogno di diventare così forte? Lo avevi già menzionato, ma lei era una ragazza dopo tutto. La maggior parte delle ragazze non sono così forti. Non lo so, amico. Non ci ho pensato molto a quella roba. La causa del complesso di Ciro. Non riesco a immaginare che cosa possa essere. Chi lo sa? Chi lo sa? L'account di Mondo. Abbiamo l'alibi di Mondo, tra l'altro. Cioè, non è proprio un alibi in realtà, è una spiegazione, credo. Ok, vediamo quello che ci dice Sakura. Utilizzavo questi spogliatoi tutto il tempo. E adesso è divenuto il luogo della morte di Ciro. Ma perché è stata uccisa in uno spogliatoio? Attualmente, se ci pensi, avrebbe potuto essere uccisa da qualche altra parte. E poi l'avranno portata qui. Beh. Oh, buonasera, Ciel. Come stai? Tutto bene? Era parecchio leggera, questo è vero. Non sarebbe stato difficile per qualcuno trasportarla qui, però penso che sia venuta qui di sua spontanea volontà.
per scelta. Cosa te lo fa credere? È lei che sta parlando di come volesse diventare più forte. Per cui pensi che sia venuta qui per esercitarsi? Ma secondo il Monokuma File, apparentemente è stata uccisa durante le 2 del mattino. Significa che si stava esercitando a tarda notte? Devo dire sto molto bene, sono al mio quinto caffè, non male. Madonna, sì, non bere troppo caffè che poi fa male tanta caffeina, attenzione. In ed io solitamente usiamo lo spogliatoio durante il giorno, per cui probabilmente ci stava evitando a quell'ora. Evitando? Mhm. Anche se l'abbiamo invitata più di una volta ad entrare con noi, non si è mai mostrata. Posso solo assumere che ci stesse evitando. Mhm. E invece è andata ad esercitarsi nel bel mezzo della notte? Può dirsi. Però è difficile per me immaginare che sia venuta qui da sola. Avrà voluto iniziare ad esercitarci, cioè ad esercitarsi, ma più specificatamente ha menzionato che non sarebbe riuscita a farlo da sola. Per cui avrebbe avuto bisogno di supporto altrui. Più più. Quindi stai dicendo che è venuta ad allenarsi qui in segreto con qualcuno durante la notte? Ma chi potrebbe essere? Sì, è una possibilità, credo. In realtà avevo cioè, non sarebbe dovuto succedere. Avevo anticipato quello che voleva dire Sakura, per cui ho aggiunto qualche altra parola che non c'era, diciamo. Mm. Ora credo che sia giunto il momento per noi di spostarci. Di già? Mm. I nuovi indizi non appariranno magicamente stando qui in giro da qualche... a non fare nulla. Bisogna controllare ogni aspetto di questo caso. È vero, però... Beh, se sei soddisfatto, sbrigati e procediamo. Oh, è così... come posso dire, Pasci? Cioè, così frettoloso. Immagino di essere stato abbinato alla persona sbagliata questa volta. Ah, non possiamo più indagare all'interno dello spogliatoio? Cazzo! Cioè, pensavo tipo di guardare il tappeto perché avevo visto la macchia di sangue, ma non credevo che non mi ci facesse interagire. Per cui questa sarà la nostra prossima location. Questo posto è relazionato al caso? Scoprirò da solo. Non c'è alcun divertimento se te lo dicessi, no? Cioè, non ci sarebbe alcun divertimento se te lo dicessi, no? Ho sbagliato i tempi verbali, perdono. Non è nemmeno la scena del crimine, idiota. D'accordo, Byakuya. Controlliamo. Direi questo innanzitutto. Forse è stata utilizzata questa mitragliatrice? No, è impossibile. Se fosse vero, Ciro sarebbe piena di buchi. Effettivamente. E cosa c'è qua? Scusa, Byakuya, io non vedo niente. Dimmi tu. Queste forse? Ah no, mi fa interagire con lo spogliatoio maschile. Forse è il pannello? Ah sì, il pannello. Se ricordo bene, questo lettore per le carte funziona solo con i nostri handbook, giusto? Hai un problema con esso? Beh, se dovesse essere così, perché non ne parli con Monokuma? Beh, come l'ho detto, si è mosso all'improvviso. Ed eccolo qua. Mi avete chiamato? È stato addomesticato? Sembrerebbe che Makoto abbia una domanda per te. Certo, dimmi pure.
Beh, si tratta... Riguardo a questo lettore di carte. Sì, i lettori di carte sono stati designati per l'interfaccia di ogni vostro handbook. Potete entrare solo nel spogliatoio corrispondente al vostro gender. Mm. Quindi è impossibile per due persone di fila andare attraverso lo stesso porta mentre è sbloccata, giusto? Beh, se dovrebbe esserci, cioè se dovesse esserci qualche terrorista erotico, bam, ci sarebbe la mitragliatrice che lo renderebbe come un formaggio Lerdhammer, praticamente. Wow. Le regole scolastiche proibiscono che chiunque altro possa rubare il handbook delle altre persone, giusto? Esatto, esatto. Per cui allora questo significa che solo le ragazze possono andare nel spogliatoio delle ragazze, mentre solo i maschi possono andare solo in quello dei maschi. In altre parole, il corpo di Chihiro è stato trovato nello spogliatoio femminile, per cui... Ehi Makoto, riesco a vedere ben dritto davanti a te? Riesci a vedere attraverso me? In che senso? Nei suoi pensieri, Makoto. Permettimi di spiegarti quello che stai pensando. Dato che Chihiro è stata trovata nello spogliatoio delle ragazze, il killer deve essere stato in grado di entrare proprio lì. Beh, significa che il killer deve essere una delle ragazze. È quello che volevi dire? Cavolo, sei davvero così semplice. Ma mi sbaglio? Ciao Felix, buon pomeriggio, benvenuto, come va? Mi sbaglio? Mm. Dovresti prestare più attenzione al regolamento. La tua risposta è di fronte a te... Cioè, è stata di fronte a te per l'intero tempo. Mm. Prestare il tuo handbook ad un altro studente è strettamente proibito. Ma solo l'atto di prestare l'handbook è proibito. Rubare quello di qualcun altro andrebbe perfettamente bene. Ho sbagliato prima, scusatemi ragazzi. Ho invertito la regola, mi ricordavo che non si potesse rubare, invece non si poteva prestare, scusatemi. Tutto bene a parte il caldamento infernale, a te come va? Io ho un leggero mal di gola, quindi se tipo qualche personaggio come Mondo o qualcun altro oggi si mette ad urlare, mi sa che lo doppierò con calma perché non riesco a fare tutta la voce aggressiva e profonda. Non mi sarei aspettato nient'altro dal figlio prodigio della famiglia nobile Togami. Per cui, che ne dici di trovare la falla nelle regole? Sapendolo, avrei scommesso che l'avresti creato di proposito, non è vero? Per, diciamo, avere un po' più di esaltazione. Per dare un po' più di esaltazione al tuo spettacolino. Sì, sì, vai tranquillo, non mi sforzo tantissimo. Ok. Adesso, dato che i morti non possono parlare, non sono più persone, sono cose. Capito? Perfetto. Aspetta, mi stai dicendo che c'è una falla, però... Per prendere qualcosa di qualcun altro, cioè, significa che avresti dovuto... sei così addormentato. Solo a sentirti ascoltare, cioè, solo a sentirti mi viene voglia di andarmene. Per cui... Sii più come Byakuya. E fate la vostra merda insieme, va bene. Oppure vi incriminerò di negligenza. Niente più domande. Tutto quello che dovete trovare, trovatevelo da soli. Va bene. Beh.
Lo so che ci sono un po' di lacune mentali. Per cui lascia che te le riempia io stesso. Andiamo nella main hall. Nella main hall? Ti aiuterò a capire che cosa sta succedendo. Perfetto, andiamo a vedere che cosa intende il caro Byakuya. Cioè io credo di aver già capito in realtà Makoto, se è un po'... diciamo scemotto. Cioè Monokuma ha detto che... i morti non li conta più come persone, per cui... ha detto che c'è una falla nel regolamento. Che cosa avrà fatto il killer? Se non sei certo, a meno che tu non sia 100% sicuro che sia stata una ragazza ad uccidere Chihiro. Chi lo sa? Fai 2+2, Makoto. Mi raccomando. Per cui, che cosa stiamo cercando esattamente qui? Byakuya probabilmente vuole prenderlo a pugni. Significa che dovrei scoprirlo da me stesso. Lol, Makoto ha i neuroni in pensione, a quanto pare. C'è una mailbox qui. Potrebbe esserci qualcosa al suo interno. Ma sono gli handbook? No, aspetta, ce ne sono 3. Ma che cosa ci fanno qui? Quindi finalmente li hai trovati, eh? Ah, hai idea di chi siano questi, Byakuya? Beh, li ho trovati per puro caso l'altro giorno. Sembrerebbe che qua ci sia un sistema dove gli handbook degli studenti morti vengano trasferiti in questa scatola delle lettere. Per cui questi tre handbook appartengono a Junko, Leon e Sayaka? Beh, puoi controllare tu stesso. D'accordo, controlliamo. Sayaka Maisono. Hai ragione. Questo è l'handbook di Sayaka. Ora capisci qual è la chiave per la falla che ti ho rivelato poco fa? Già, inizio a capire. Ok, questo l'ho detto poco fa. Ma ci potevi arrivare già da quando l'aveva detto. Tra lui e Monokuma, diciamo, l'avevano intato abbastanza bene. Sì, ora inizio a capire. Perfetto. Main Hall Handbooks. Hm? Aspetta un secondo. Che succede? Che strano. Uno degli handbook non si accende. Che si sia rotto? A chi appartiene? L'altro handbook ha mostrato il nome di Junko quando l'ho acceso. Per cui quello che non si accende deve appartenere a Leon, giusto? Immagino che abbia senso, sì. Dopotutto è stato preso a pallate di baseball per dozzine e dozzine di volte. E sì, è stato... per chi si è perso l'esecuzione di Leon, sì, è stato preso... diciamo a velocità supersonica a pallate di baseball. Tipo almeno 1 migliaio di palle se le ha prese tutte. Le memorie iniziano a tornare in mente. Quella punizione crudele che ha portato alla morte di Leon. Quell'esecuzione che ha compiuto il mastermind. Leon è stato pallato, sì, esatto. Una morte crudele, senza al cuore praticamente. Che abbiamo visto durante la terza live di Danganronpa. Hai ragione, non sarei sorpreso se l'handbook si fosse rotto durante un assalto del genere. Hey, hey! Si è arrabbiato. Ok, però... che vuoi? Che cosa? Quell'handbook è essenziale per la vostra vita scolastica qui. Cruciale, integrale, strumentale. È un grande problema. Non c'è alcun motivo che si possa rompere così facilmente. Cioè, non si può rompere così facilmente in alcun modo. Ma è successo?
Se ti dico che non si può rompere, non si può rompere. Puoi provare a schiacciarlo con 10 tonnellate di peso. E anche a prova di acqua. Fino a un migliaio di metri, cioè un centinaio di metri. D'accordo? Non mi interessa quante palle da baseball lo hanno colpito. Non avrebbe potuto rompersi. Ma immagino che anche i miei incredibili Xbox abbiano un singolo punto debole. Lo hanno? Certo, ma è un segreto. Non ve lo dirò come si rompono. Quindi Leon deve aver rotto il suo in qualche modo senza realizzarlo. Cioè, sì, senza realizzare quale sia la debolezza. Difficile a dirsi. Lo sai cosa penso? Penso che questo netbook non sia realmente rotto. Ma se dovessi chiedere, di chi potrebbe essere? E lasciando questa domanda nell'aria, Monokuma è scomparso. Che cosa è appena successo? Monokuma ha detto che non è rotto, ma è innegabile il fatto che non si accenda. Beh, non riesco a vedere alcuna connessione col caso. Per cui non importa per ora. Cioè sì, era com'è possibile, esatto. Tu pensi sia così? Beh, però c'è sempre qualcosa che mi preoccupa. Ok, però è finito nei Trap Bullets, per cui potrebbe essere relativo al caso in realtà. Ok, d'accordo. Questo dovrebbe essere abbastanza. Iniziamo la nostra investigazione per tracciare il colpevole. Già, dobbiamo trovare chi ha ucciso Ciro. Ad essere esatti, non è completamente giusto. Non completamente? In che senso, Byakuya? Aspetta, c'è ancora qualcosa qui da controllare. Che cazzo dobbiamo controllare? Aspettate. Il portone? Boh. Cioè, mi viene da pensare solo al portone, ma... Non credo cioè, non vedo come sia relazionato al caso. No, infatti. Cosa non abbiamo controllato? Ah, forse che non si accenda il coso di neon? Vediamo. Se dice la stessa roba. Ah, ok. Ah, no, cazzo, ho skippato. Posso rileggere? Come si faceva? Non mi ricordo così. No, ho sbagliato. Oggi sto facendo schifo, ragazzi, madò. Mi sto confondendo. Ok, non manca il fatto che gli handbook di Leon si sia rotto. Mi sono perso quello che stava dicendo, ma probabilmente stava dicendo che praticamente questi qua li puoi prendere di handbook perché gli studenti morti, il Monokuma ha detto che li conta come cose, non come persone, per cui sì, credo che stesse dicendo quello. Ho letto di sfuggita, per cui scusatemi, non volevo, ma ho messo per sbaglio in automatico e ho premuto il tasto per andare avanti. Monokuma ha detto che l'handbook di Leon non è rotto, ma non si accende, questo è certo. Che sia veramente non relazionato al caso? Comunque c'è sempre qualcosa che mi preoccupa. No, non è questo. Allora cos'è che devo controllare? Byakuya. Che cazzo devo guardare? Boh. Non c'è niente in sta stanza. Parlo con te allora. Che cosa intendi con esattamente non del tutto? Beh, certamente voglio scoprire il killer di Shiro, ma più precisamente vorrei scoprire anche la vera identità di Genocider Show. Quindi pensi che realmente... Cioè, pensi che realmente sia stato Genocider Show ad uccidere Chihiro?
Assolutamente, non ho alcun dubbio che Genocider Show sia il colpevole di questo caso. Vediamo perché. Quell'assassino... Cioè, quel Murderous Fiend dovrebbe essere quella sottospecie di messaggio anche. Sì. Non potrebbe essere di nessun altro. Un pazzo criminale che uccide ancora e ancora utilizzando un metodo bizzarro e brutale. Come se fosse un fantasma. Attacca all'improvviso, scappando via prima che la polizia possa catturarli. Ah, si riferisce come dei dem perché effettivamente non si sa se sia un maschio o una femmina al Genocider Show. Per cui effettivamente non saprei come dirlo in italiano. Potrei dirlo in loro, effettivamente. Mhm. E quel soprannome che gli ha dato internet... misterioso serial killer. Genocider Show. Hanno detto che ha ucciso centinaia di migliaia di persone, ma deve essere una leggenda urbana. Come può davvero uno di noi essere così un pazzo omicida? Beh, non ti sbagli a domandartelo. Ma le tue parole sono state un po' così adesso. Sì, loro. Mhm. Se hai qualcosa che possa provarlo... Ah no, ho qualcosa che possa provarlo. E te lo dimostrerò. Cioè, posso mostrartelo. Ok. Byakuya, perché non me lo mostri subito? Qual è la prova di Genocider Show? E non mi fai manco uscire. Ok, questo l'abbiamo già letto. E ho delle basi per cui... posso credere ciò. Ti assicuro che Genocider Show è uno di noi. Vediamo queste basi. Veramente una prova? Beh, c'è un posto dove voglio portarti. Questo provvederà a tutte le prove di cui ha bisogno. Prove del fatto che Ciro è stato ucciso da Genocider Show. Prove che sia successo veramente qualcosa del genere. Ah, ehi, voi due! Non so chi sia. Ah, è Aoi. Abbiamo problemi grossi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Siamo occupati. Lasciaci da solo. Cioè, lasciaci da soli. È detto così. Effettivamente è un po' brutto. Ma è un'emergenza, emergenza! E dai, per favore, dovete aiutarmi. Che cosa c'è, Aoi? Dici. È un'emergenza, vi prego, dovete aiutarmi. D'accordo, ma calmati, Ina. Ma è un'emergenza. Spiegaci. Un'emergenza? Che cosa succede? Beh, si tratta di Toko. C'è qualcosa di strano in lei. Si sta comportando in modo diverso dal solito. Beh, anche prima era piuttosto strana, non è vero? Che cosa dovremmo fare, Byakuya? Dato che si tratta di Toko, devo ammettere che sono piuttosto interessato. Beh, suppongo che possiamo prenderci un secondo per vedere che cosa sta succedendo. Ne sei sicuro? Non farmi ripetere. Non me l'aspettavo. Ero sicuro che avrebbe detto di no. Beh, meglio così. Ok, d'accordo, andiamo. Aspetta, Cina. Sembrerebbe che sia andata ai dormitori. Alla stanza di Toko, molto probabilmente. Hai ragione. Che cavolo è successo? La stanza di Toko, dove cavolo sta? Pace celeste. È questa? Ok, è questa. Vediamo cosa succede. Che ci sia Toko dentro
Sembrerebbe una sorta di emergenza. Suoniamone. Suoniamo il campanello. Non mi fanno suonare. Ah no, forse devo parlare con Aoi. Mi sa. Ok. Voi ragazzi siete troppo lenti. Io penso che sei tu ad essere troppo veloce invece. Per cui, qual è questa emergenza? Beh, dopo quello che è successo nello spogliatoio delle ragazze, abbiamo lasciato Toko nella sua stanza, così che potesse riposarsi un attimo. Dopo un pochetto siamo tornati a controllarla, ma per vedere come stesse, ma quando l'abbiamo fatto era super strana. Rifiutava di uscire fuori e continuava a dire tutta roba molto strana. Roba strana? Beh, dovremmo provare a parlarle noi stessi. Già, ottima idea. Controlliamo allora. Beh, immagino di poter dare un'occhiata. Ok. La porta è aperta. Vediamo un attimo. Ok, ancora viva Toko. Porca merda. Un'aura di negatività è uscita fuori da quella porta. Praticamente. Che cosa? Wow. D'accordo. Mmm. Interessante. Non vuole farci entrare. Per quale motivo? Ah. E dopo aver detto ciò, mi ha sbattuto la porta in faccia. Ottimo. Che cos'era quello? Si sta comportando così da un sacco di tempo. Praticamente. E ha fatto la stessa cosa poco fa. Farò uscire il killer. Farò uscire questo istinto omicida. Non ha molto senso, giusto? Ero impaurita del fatto che di lasciarla da sola, così ho provato a rinforzare la porta. Ma sembrerebbe che qualcosa la stia trattenendo dall'altro lato. Per cui non ci ho nemmeno provato più di tanto. Toko è così spaventata da barricare la sua stessa porta che stia pensando la stessa cosa di Byakuya. Che pensi seriamente che siano stati... Sì, vabbè, li ho detti tutti i generi qua, scusatemi. Non ce la posso fare oggi. Ciao Raul, buon pomeriggio, come stai? Tutto bene? Che pensi seriamente che sia stato Genocider Show a uccidere Chiro? È per questo che Toko è così spaventata? Qualunque cosa sia, sono davvero preoccupata per lei. Non c'è alcun modo per persuaderla? Vediamo cosa ci dice Byakuya. È stato zitto tutto il tempo. Ehi Byakuya. Pensi che potrei chiederle? Voglio dire, di uscire fuori dalla sua stanza? Certo, fa come vuoi. Ah no, potresti, intende dire. Vabbè, oggi sto leggendo già male, wow. Bene, io abbastanza bene, grazie. Un leggero mal di gola, quindi probabilmente oggi non mi sforzerò troppo a doppiare i personaggi, però ok. Tipo urli e cose del genere li evito. Ci andrai a parlare tu con lei, Byakuya? Wow, mi immagino che sia gentile da parte tua. Byakuya si è messo davanti alla sua porta e ha suonato il campanello perché ho come la sensazione che succederà qualcosa di divertente da un certo punto di vista.
Dopo pochi secondi. Di nuovo. È strano che abbia risposto così a Byakuya. Ah, ecco, infatti. Vabbè. La nostra promessa. Mm. Ok. E con quello la porta si è chiusa. No. Bello. Anche Byakuya non è riuscito a portarla fuori. Beh, non c'è nient'altro che possiamo fare. Torniamo all'investigazione. Aspetta! Ehi, Byakuya! Di che cosa stava parlando Toko poco fa? Qualcosa riguardo a una promessa? Mm? Non ne ho idea. Sarà un'altra delle sue delusioni, ne sono sicuro. Ma se ti dico che non lo so, significa che non lo so. Lascia che se ne occupi Ina. Ok, d'accordo. Starò qui e la terrò d'occhio. Bene, allora, andiamo. Wow, senza no, aspettare una risposta, Byakuya ha fatto strada praticamente. Byakuya! Mi sono sbrigato a raggiungerlo. Parecchio sasse, Byakuya, a mio avviso. Ho provato a parlargli un paio di volte mentre stavamo camminando, ma non mi ha nemmeno guardato per mezzo secondo. Non ha detto nemmeno nulla. Stava semplicemente andando avanti verso la sua destinazione. Finalmente abbiamo messo piede davanti a una certa stanza. Ah, la biblioteca? Forza, entriamo. Che cosa dobbiamo guardare in biblioteca? Degli articoli su Genocide Show? Presumo. Sempre se ce ne siano. Ci sono delle prove che evidenziano il fatto che in questa libreria ci sia Genocide Show? Non farmelo ripetere ancora una volta. Ok. Controlliamo gli scaffali. Non c'è alcun motivo per controllare qui. Dobbiamo trovare veri indizi. Non ci sono indizi qui. Cerchiamo da un'altra parte. Ah, vabbè, mi sono preso un monocoin. Finiscila. Che cosa importa questa lampada per la scrivania adesso? È incazzatissimo. Stai calmo, Byakuya. Se mi ricordo, da questo altro lato della porta si trova l'archivio, giusto? Ma noi non l'abbiamo visto l'archivio. Vabbè. Sbrigati, entriamo. Ah, qui? Avrà tutto più senso una volta che sarei dentro. Ah. Wow, ci sono un sacco di libri e file. E anche un sacco di polvere. Ripropongo, Byakuya puzzone. Nonostante fu lui a dire a Toko che puzzava e portava cattivo odore in tutta la biblioteca nella scorsa live. Se vi ricordate. Aspetta. Beh, direi che questo posto ha abbastanza valore per l'intera polvere. Controlliamo. Questo scaffale è pieno di file. Lui puzza moralmente che è peggio, giustamente. Senza pensarci troppo ne ho preso uno a caso. Ah, hai un occhio attento per aver preso quel file. Esatto, si tratta di un
Rapporto su un assassinio presidenziale. Il file originale è tenuto segreto nella Biblioteca Nazionale. Non sarà declassificato per almeno altri 30 anni. Sei sicuro di volerlo guardare adesso? Ok. D'accordo. Senza fare un rumore ho riposato il file sullo scaffale. Qua ci sono un po' di scatole. Controlliamo. C'è una scatola di legno, è vuota. E a giudicare da gli smudges dovrebbero essere... Cosa saranno? I cerchi nella polvere? Sembrerebbe che ci fosse qualcosa al suo interno. Mi chiedo che cosa fosse. C'erano delle corde... Cioè, delle prolunghe. Extension cord dovrebbero essere messe qui. Le utilizzavo quando stavo nella biblioteca. Delle prolunghe? Interessante. Qua ci sono un po' di libri. Ah no, ma mi fa interagire con Byakuya? Non so. Ci sono un sacco di file belli pesanti su questo scaffale. Beh, se pensi di dargli un'occhiata, fammi dare un piccolo avvertimento. Queste cose sono piene di robe grafiche e foto disturbanti di ogni tipo di qual sorta scena del crimine. Se sei quel tipo... Aspetta, no, è quel tipo di cosa che ogni persona normale non andrebbe mai a guardare, per cui fai attenzione. Che cosa intendi? Tutti questi file sono rapporti investigativi riguardo a casi freddi, diciamo. Sono documenti interni solamente per la polizia. Non sono tipi di cose che ti aspetteresti che andrebbero leccate. Oh. Quindi dobbiamo parlare con Byakuya a sto punto, immagino. No. Non dobbiamo parlare con Byakuya? Che cacchio dobbiamo guardare allora ancora nell'archivio? Perché qua mi fa interagire con Byakuya, scusatemi? Qua mi sa che hanno sbagliato un po' a... Cioè, punto il pavimento e mi fanno interagire con Byakuya, punto su Byakuya mi fanno interagire con i libri, vabbè. Hanno sbagliato un po' a calibrare le robe, mi sa. Se presti attenzione ai dintorni, sono sicuro che scoprirai il valore te stesso. Che cosa non abbiamo controllato? Non saprei. Mi pare di aver guardato un po' tutto. Forse questo? Ah. Si tratta di una lampada per le scrivanie. Oh già, è la stessa che ho visto che Byakuya utilizzava in biblioteca. Hai un problema per caso con quella lampada? Era già qui. Semplicemente poi l'ho spostata. Era troppo buio per cui non ho voluto fare un buon utilizzo. E boh, che altro c'è? Non saprei dire. Questi documenti sono pericolosi. Pericolosi? Sono tutti dettagli riguardo a persone che controllano il mondo da dietro le scene. Verità pericolose per, diciamo, un qualunquista. Vuoi dire i membri del consiglio e roba del genere? No. Cioè, intendo quelli che detengono il vero potere. Il consiglio segreto che manovra tutto dall'ombra. Beh, se sei pronto a scomparire per essi,
ti conviene dare un'occhiata. Ci sono alcune cose davvero interessanti qui. Stai solo scherzando, non è vero? Tu credi? Immagino di lasciar perdere per ora. Quindi inizi a comprendere il vero splendore di questa biblioteca? Questo era il vero motivo per cui mi sono interessato ad essa per così tanto. Proprio per questa stanza qui. Beh, è casa per me leggere documenti governativi e rapporti polizieschi. Cose che, diciamo, una persona ordinaria non vedrebbe mai. Non è magnifico? Non può essere vero, giusto? E questo è il problema di voi ragazzi. Tutto quello che non percepite nella vostra realtà sembrerebbe essere una bugia. Beh, non lo è solo che non è che totalmente mi rifiuto di crederci, ma voglio dire, è un po' troppo. Chi potrebbe aver mai messo tutta questa roba qui? Beh, immagino che sia per mostrare quanto potere detenga la Opspeak, o forse è stata proprio la mente a far provvedere ciò, per darci un po' di intrattenimento, per impedire che ci annoiassimo. Non c'è alcun utilizzo. È troppo irrealistico, non riesco a starci dietro. Che ti prende? Ancora non riesci a crederci? Che ne dici di te? Come fai a crederci così tanto? Beh, cose che normalmente dovrebbero essere impossibili. Che cosa intendi dire con normalmente? Normale? Ordinario? Semplice? Queste cose non esistono nel mondo reale. Se ancora non riesci a capire che cosa rappresentano, immagino che tu non comprenda la natura di nulla. Ok. Eppure lo consideresti normale, basando il tuo senso comune, giusto? Questo significa che il tuo senso comune si applica... No, aspettate, mi sono perso un attimo qualche passaggio, scusate. Vabbè, andiamo avanti. Vediamo cosa dice. I documenti che sono qui sono genuini. Li ho controllati più e più volte, non c'è alcun dubbio. Aspetta un secondo, stai dicendo che hai letto tutti questi documenti più di una volta? Ma dovrebbero essere informazioni top secret, roba confidenziale, per cui... Perché? La mia famiglia ha una stanza del genere a casa. Ovviamente la nostra è più grande e non è polverosa. I membri della famiglia Togami hanno accesso a una vasta gamma di documenti governativi. Questo include anche a forze straniere, come domestiche. Com'è possibile? Te l'ho già detto, c'è una sorta di consiglio segreto che manovra il mondo dalle ombra. E la mia famiglia fa parte di quel consiglio. E con me a far parte della loro linea di sangue, cioè bloodline come cazzo si diceva in italiano, non è proprio linea di sangue perché è un po' letterale come l'ho tradotto io. Però vabbè, dinastia dovrebbe essere forse il termine giusto, sì, dovrebbe essere dinastia. Ed io che faccio parte della loro dinastia, diciamo, un giorno avrò il mondo al mio volere. Per cui per diventare un controllore a livello mondiale avrò bisogno di informazioni. E quindi quando ne ho tempo mi piace leggere documenti e materiali che mi interessano. Questo è perché posso proclamare senza alcun dubbio che il materiale qui
È reale. Sì, sì, è dinastia. Grazie, Ciel. Me ne sono ricordato al momento giusto. Beh, questo è oltre al credere del non credere. Byakuya realmente sta iniziando a spaventarmi più del vero mastermind. Quello che mi interessa però è perché qui ci siano più casi freddi e rapporti di polizieschi. Leggendo ciò, che è stato sempre un mio hobby. Aspetta. Cioè, li leggo fin da quando ero bambino perché è sempre stato un mio hobby. Un eccellente materiale per fare esercizio mentale. Una volta averne risolti un paio, diciamo che sono riuscito a dare una mia recensione a vari rapporti. E fra di essi ce n'è uno che è stato fra i miei preferiti, fra i recenti. Il caso di Genocider Show. Come ha parlato Byakuya, ha preso un file specifico dallo scaffale. Questo è il caso completo. Ogni singolo rapporto qui circonda Genocider Show. E i suoi casi sono tutti qua. E proprio perché ce ne sono così tanti che posso, diciamo, farti un breve assunto di quello che c'è sui punti principali. Per iniziare ci sono due caratteristiche note in ogni omicidio di Genocider Show. La prima caratteristica è che ogni scena del crimine ha la parola sete di sangue scritta col sangue della vittima. E la seconda è che quando le vittime sono uccise, i loro corpi sono sospesi in un certo modo. Sete di sangue è scritto col sangue della vittima. E anche il corpo è sospeso. Esattamente la stessa cosa che è successa a Ciro. Oh no, ho perso Kilobyte, merda. La connessione sta andando male. Perché? Perché adesso? Perché? Perché non me ne va bene una di sta settimana? Dai. Crashato, vero? Io non vado avanti finché non si ripiglia. Sei preso? Risparmiati le sorprese. La parte migliore deve ancora arrivare. Mi sentite adesso? Ok, ok. Perfetto. Per la seconda caratteristica ci sono le vittime che sono sospese. Le uniche cose che conosciamo riguardo a quel fatto... Cioè, le uniche persone che conoscono riguardo a quel fatto sono i membri della polizia e le alte cariche. Per cui nessun altro media avrebbe potuto saperlo. In altre parole, nessuno nelle news, nessuno online, nessuno sapeva di quest'altro aspetto del crimine. Solo le chiavi ufficiali e cioè il killer di per sé potevano sapere questa cosa della vittima. E ora, se riguardi il corpo di Ciro, il suo corpo certamente ha il suo fascino. Quindi pensi che il killer sappia del fatto che la vittima possa essere sospesa? Questa è la domanda chiave. Ma infatti la risposta è così semplice. Il colpevole non è un copione. È il vero Genocider Show. E quella prova che è proprio qui tra noi è l'omicidio. E quindi davvero Genocider Show è un killer brutale che si aggira fra di noi? Io ho un brutto presentimento. Che cosa, Seal?
Le cose iniziano a farsi interessanti, non è vero? Non immaginavo che un killer con una certa fama avrebbe potuto far parte del nostro piccolo gioco. E ora... Che ne pensi se andiamo a guardare quello che abbiamo già visto? Immagino che potremmo trovare qualche indizio 2. E ora... È meglio che... Li dimostri... Ce li faccio vedere io. Ok. Sta laggando il gameplay? Perché sta laggando il gameplay? Un attimo. Non mi piace sta cosa. Fatemi vedere un attimo. Aspetta, abbiamo ancora da controllare qui. Ok. No, ok, non sta laggando. Perché da OBS me lo fa vedere laggoso? Boh. Non saprei. È strano perché allora è OBS che mi sta laggando, non so. Spero non sia troppo un problema. Cosa dobbiamo controllare, Byakuya? Byakuya, riguardo al caso di Genocider Show, potresti farmelo vedere? Beh, non hai pregato, ma immagino che vada bene per questa volta. Sentiti pure libero di guardare qui in giro, ma non portarlo insieme a te. Vediamo un po' il caso. Byakuya mi ha lasciato il file e lo stavo guardando in maniera nervosa. Ah, ecco, infatti, mi sembrava strano che stesse laggando il gameplay, è perché deve crasharmi di nuovo. Perdita di frame, giustamente. All'improvviso la mia mano si è fermata. Dopo che ho raggiunto la pagina dove ci sono le foto delle scene di ogni crimine... Praticamente, sì. Madonna. I nomi delle vittime di Genocider Show erano presenti su un sacco di pagine. Ken Arada, 32 anni. Tetsuhiro Honda, 17 anni. Shoji Gaku, 23 anni. Kanno Issei, 14 anni. Porca troia, è impazzito Genocider Show. Takeshi Yoshida, 30 anni. Tomatsuna Taro, Takefumi Gono, Uchida Naoisa, Takeshi Masamune, Yuto Yumejima. E sembrerebbe che non ci sia alcuna fine adesso. Ma una cosa era perfettamente chiara da quello che ho letto. È che le vittime inquantificabili del killer erano tutte sospese nella stessa esatta identica maniera. Non so parlare. In ogni scena del crimine c'era la parola sete di sangue lasciata lì col sangue della vittima. E ora controlliamo nella prossima pagina. Troverai sicuramente un altro interessante dettaglio. Nella prossima pagina? I risultati dei profili? Tutti i crimini sono stati fatti durante i giorni della settimana, durante la notte o durante le vacanze, sia di giorno che di notte. Posso dire chi è stato secondo me? Posso? Sì, vai, fai teorie. Vediamo se ci azzecchi o meno. La più comune è che gli omicidi tengono posto durante i fine settimana, durante il pomeriggio. Basato su quei fatti, possiamo sospettare che si tratti di uno studente. Tung 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 sahur. Madonna, Nutella, mi hai fatto prendere un colpo. Buon pomeriggio, benvenuto. Come stai? Chi ti osservo sempre. Grazie, Nutella. Le prove suggeriscono che si tratti di una scena specifica, ma che quando scappi da essa sono nel panico. Perché come testimone oculare nessuno è mai riuscito a trovarlo. Per cui deve esserci una ragione esterna per esso. Temo che Byakuya stia provando a uccidervi tutti. Anche io... Byakuya è piuttosto sus.
Però ricordati che il killer non può uccidere più di 2 persone a capitolo, eh. Quindi al massimo può ucciderne un altro prima del trial. L'omicidio. L'omicida. Ok. Si sospetta che possa avere il disturbo dissociativo dell'identità. Il punto chiave di questo caso è che il colpevole possa avere una personalità divisa. Sai cosa intendo? Sì, vuole provare a vincere il trial, tu dici. È parecchio sass, eh. Si incazza perché gli guardiamo cosa c'è in biblioteca, tipo con la lampada. Guarda che non è relazionata al caso. No, no, assolutamente. Tipo, parecchio sass su tante cose. Personalità divisa. Tipo una di quelle genere di cose che vedi sulla TV. È davvero una storia incredibile. Sì. D'accordo. No, lì Byakuya solo per giocare al detective, veramente. Caso di Genocider Show. Ok. Chi è il morto? Chihiro. D'accordo, dovremmo sbrigarci. Dove dobbiamo andare? Cioè, dove stiamo andando? Da qualsiasi parte ma non qui. Abbiamo finito il nostro lavoro qua, non è vero? Aspetta, Byakuya! Si è scavato la fossa quando ha detto che dopo aver risolto un paio di casi li ha risolti tutti. Sì, veramente. E poi scusa, come ha detto lui, se Genocider Show è una delle poche... Cioè, se sospetta di tanto di Genocider Show, in realtà se... avrebbe potuto riprodurlo anche lui, il caso, considerando che è a conoscenza delle informazioni. Per cui è un sospettato anche lui. Sì, ha preso e se n'è andato. Ok. Ed è così che ci dividiamo. Ho un paio di cose che devo controllare prima di iniziare il trial. Così, all'improvviso. Forza, smettila con le tue rotture di scatole. Pensavi veramente che avremmo lavorato insieme per tutto il tempo? Prenditi le responsabilità di te stesso e fai qualcosa di utile. Continua ad andare avanti con una tua investigazione. Beh, addio. E in questo modo se n'è andato. Mister Simpatia praticamente ogni volta, Byakuya. Un colpo alla testa, davvero? Non c'era un modo migliore per ricreare l'omicidio? Sì, però... C'è come causa di morte sul Monokuma File riportata effettivamente un trauma cranico. Per cui sì. Trauma cranico one hit. Per cui è stato bello potente. Ok. Allo stesso tempo ho scoperto un paio di indizi importanti grazie a lui. Genocider Show. Colui che ha ucciso Shiro. Cioè Shiro, ho detto Shiro volevo dire. E quell'istinto omicida. Fa parte di uno di noi. Ma chi potrebbe essere? Devo scoprirlo, non importa che cosa farò per farlo. E tocca investigare una volta in più. Devo ritornare sulla scena del crimine. Nello spogliatoio femminile. E dovrei controllare anche quello maschile. Forse gli altri hanno qualche informazione che potrebbe essere utile. Devo riuscire a trovare tutto quello che posso. Perfetto, abbiamo finito l'investigazione col caro Byakuya. Mi sa che durerà ancora un po', da parte dell'investigazione. Torniamo prima allo spogliatoio. Non è quello il problema è che sia stato un colpo alla testa. Sì. Ding ding ding.
Ifumi ha appena scoperto delle prove che rivelano l'identità del colpevole. Mhm. Un'altra stat che incrementa per me. Prova? Che cosa hai trovato? Non posso ancora rivelartelo. Ma posso garantirti che quello che ho trovato ruberà il respiro al killer. Ne sei davvero sicuro? Oh sì, io e la signorina Ladenberg abbiamo trovato qualcosa di davvero importante. Davvero, e lei che cosa ha visto? Si rifiuta di dirmelo, per cui è come quando una ragazza bullizza il ragazzo che le piace, non è vero? Giusto? Ok, adesso dove si trova Celeste? Si trova nel magazzino dei dormitori. Era fino a qui un attimo fa, ma ora non c'è più. Che cosa potrebbe essere? Ok, prima andiamo a vedere le scene del crimine. Ritorniamo nello spogliatoio femminile. Quello che mi preoccupa di più che altro, è che questo mondo sembra essere davvero sotto il controllo di gente losca. Eh sì. Questi sono davvero esaltati, particolari, c'è bisogno di un successore per qualcosa di molto importante. Esatto. L'arma del delitto l'abbiamo già vista. Parliamo con Kyoko, vediamo che ci dice lei. Ehi Kyoko, hai fatto dei progressi sulla tua investigazione? Sì, diciamo. Ma sto continuando. C'è ancora qualcosa che devo fare? Qualcosa al di fuori dell'investigazione? Di che si tratta? Nulla di cui tu debba preoccuparti. Concentrati sull'omicidio. Ma prima che vada, lascia che ti dia un consiglio. Dovresti esaminare nuovamente il corpo di Ciro. Anche il suo handbook manca, per cui dovresti controllare alcune cose. Questo è tutto quello che ti posso dire. Prego per il tuo successo. Kyoko prende e se ne va. Che bello. Beh, immagino che darò un'occhiata nuovamente al corpo, allora. E l'handbook di Ciro manca? Questo sicuramente è un indizio importante. Domanda a parte, lo hai letto Umineko no Naku Kuroni? Non l'ho letto, ma ho visto l'anime di Umineko. So che però il gioco è molto più completo rispetto all'anime. Qua non abbiamo visto il tappeto, ad esempio. C'è una traccia di sangue sul tappeto, immagino che sia stata causata dall'omicidio di Chihiro. Ok. Riguardiamo il suo corpo. Kyoko ha detto che dovrei esaminare il suo corpo un'altra volta. Anche se l'ha detto lei, ho comunque i miei limiti. Beh, immagino che gli darò un'altra occhiata. Vediamo. Le mani di Chihiro sono legate con una sorta di corda. La corda sembrerebbe essere stata utilizzata per crocifiggerla in quella posizione. Questa corda ha una presa? Aspetta, allora non si tratta di una corda. Allora più che ci penso e più sono preoccupato da una cosa, cioè da un fatto. La ferita fatale di Chihiro è un colpo in testa. Che ridere l'anime, io l'avevo iniziato settimana scorsa col mio ragazzo. Come lo trovi? Che io l'avevo visto un paio di anni fa, tipo 5-6 anni fa se non sbaglio. Se ti piace questo tipo di giochi e vuoi buttarti in un bel giallo pesante, Umineko è la scelta giusta. D'accordo, d'accordo. Lo terrò in mente allora, grazie per il consiglio, Ciel. Prima però considera che se facciamo giochi gialli vorrei prima finire la trilogia di Dangan e soprattutto anche quella di Ace Attorney, dato che ce l'ho ma ero rimasto fermo al quarto caso, magari la rinizio e la porto in live dopo Dangan.
La light novel anche c'è. Ok. Questo significa che qualcuno l'ha colpita in testa con qualcosa. È vero. C'è un problema con lei. È stata sospesa e poi quel colpo fatale. All'inizio non avevo alcuna ragione a preoccuparmi riguardo adesso. Ma a rivederlo dopo aver visto il file di Genocide Show, sembrerebbe che qualcosa non quadri. Che cosa significa? Ok. Lo status del colpo morto. Beh, un'altra cosa da risolvere in questo omicidio. La vera natura delle corde utilizzate per sospendere Ciro. E per scoprirlo c'è un certo posto che ho bisogno di rivisitare. Per di più, dovrei guardare nuovamente il caso di Genocider Show. Ok, qua dovrebbe essere finito tutto. Non credo ci sia altro perché con Mondo e Sakura abbiamo già parlato. E invece no, a quanto pare. Parliamo con Sakura allora. No, figurati, è solo un consiglio spassionato. Sì, sì. Poi magari in futuro, quando abbiamo finito tutto. La presenza di Ciro qui è molto debole. Il suo corpo e la sua anima. Per prendere come bersaglio qualcuno di così indifeso è davvero imperdonabile. Chiunque sia stata questa bestia a fare un qualcosa di così malvagio, non posso perdonarlo. Mondo invece cosa dice? Ah no, ok, dice la stessa roba che ha detto prima. Ok, skippiamo, questo l'ho già letto. È stato il primo indizio che ho letto con la live. Il poster forse, allora? C'è una macchia di sangue sulla ragazza prosperosa. Ok. In uno spogliatoio femminile non sembrerebbe essere il genere di posto in cui puoi trovare qualcosa del genere. Effettivamente hai ragione, Makoto. Piuttosto credo ci troveresti dei poster maschili. Ok, che poi in realtà c'è chi ha gusti differenti, però normalmente sì, è strano pensare che ci sia. Considerando come fa Monokuma, presumo di sì comunque che sia abbastanza strano. Cos'è che manca? No, qua è mondo. Cosa non ho visto? La scritta Bloodlust, forse? No, questo l'ho già controllato. Boh. Che mi manca? Scusate, Che mi manca in sta stanza? Con Mondo e Sakura ci ho parlato. La telecamera, ma non credo che c'entri la telecamera. Sì. Il Mastermind sa che ha ammazzato Ciro, giustamente. Vediamo Bloodlust. Forse questo è quello che mi manca. La parola Bloodlust, proprio come negli altri casi di Genocide Show. Ok. In ogni scena del crimine la parola Bloodlust è scritta col sangue della vittima. Che credo che si possa tradurre in sete di sangue. Perché lust, se no, vorrebbe dire lussuria, ma lussuria non ha senso in questo caso. E boh, ricontrolliamo il bilanciere a sto punto. Mi pare di aver guardato tutto, però. Cioè, perché non mi fa uscire? Ah, sì, adesso mi fa uscire. Perché non mi faceva uscire prima? Vabbè. Strano. Anche perché non ha aggiunto Truff Bullets. C'è il tappeto che è sporco. C'è una strana macchia sul tappeto. Che cosa fa? Boh. Chi lo sa?
Vediamo se ci sono anche monocoins che si possono trovare. Qua c'è un poster maschile per l'appunto. Sembrerebbe essere una idol band. Questo poster è una popular... cioè, è una boy band popolare chiamata Tornado. In qualche modo sembrerebbe non essere azzeccata all'ambiente dello spogliatoio maschile. Aspetta, ma questo mi ricorda che nello spogliatoio nell'altra stanza c'è... È vero, c'è un qualcosa di strano riguardo a ciò. Nello spogliatoio maschile c'è un poster di una band popolare. Mentre in quello femminile c'è un poster di una ragazza prosperosa. Che i poster siano stati scambiati. Ma se dovessero essere... cioè, se dovesse essere così, per quale ragione è successo? Forse dovrei parlarne un po' di più su chi conosce gli spogliatoi. Quindi Sakura e Aoi, considerando quello che ci ha detto prima Sakura. Se ricordate. Dovrebbero essere loro che frequentavano gli spogliatoi per più tempo, per cui presumo che ne sappia più di noi. Vediamo se nella piscina c'è qualcosa. Perché effettivamente non l'abbiamo vista la piscina. Bella la piscina. Però non c'è niente di correlato al caso, sembrerebbe. Qua ci sono gli spalti. Un armadio. Forse c'è... no, nessun armadio. Cioè, nessun armadio. Vabbè, nessun indizio volevo dire. Va bene. Nessun armadio, ok. Volevo proprio dire quello. Grande Kin. Incredibile. Solo tu riesci a donarci queste perle ogni volta. Non credo ci sia altro nella piscina. Io direi di tornare nello spogliatoio maschile, cioè femminile, per vedere un attimo quello che ci dice Sakura. Ok, i fumi ci abbiamo già parlato. Proviamo a parlare con Sakura. Se Sakura non dice nulla, parliamo con Aoi, giustamente. No. Credevo fosse più corta, invece è abbastanza lunga, devo dire, l'investigazione. Tu spendi un sacco di tempo per esercitarti negli spogliatoi, giusto Sakura? Sì, lo faccio ogni giorno fin da quando ho aperto. Qualche volta... sì, Ina ed io lo usiamo insieme. Ok, allora vorrei chiederti qualcosa. Pensi che i poster siano stati scambiati? Scusami, in realtà non te lo saprei dire. Non ho mai prestato molta attenzione a quei poster. Capisco. Però c'è qualcosa che effettivamente mi fa strano riguardo questa stanza. Sai, l'altro giorno... sì. In realtà io so già qual è la cosa strana, però vabbè, vi ho fatto un mini spoiler. Cazzo. Sai, mi piace bere un caffè proteico ogni giorno dopo che ho finito di esercitarmi, cioè di allenarmi. Abbiamo il caffè proteico? Sì, nel magazzino. Non della miglior qualità, ma non abbiamo altre opzioni. Miscuglio proteine in polvere con caffè. E le metto in un bicchiere dopo aver finito di esercitarmi, per l'appunto. Della Confusion, abbastanza. Comunque, l'altro giorno ne ho fatto cadere un po' sul tappeto dello spogliatoio femminile. E c'era una macchia. Una macchia? Però non riesco a vederne nessuna sul tappeto adesso. Esattamente. L'ho notato anch'io. Quella macchia è scomparsa. Posso solo assumere che qualcuno l'abbia pulita. Però non è strano che sia pulita?
È come se non ci sia mai stata fin dall'inizio. Macchia scomparsa. Ok. Credo che semplicemente abbiano switchato pure i tappeti. Perché se abbiamo notato c'è nell'altra stanza la macchia del caffè. Almeno credo che quello sia caffè, poi non so. Ma qualcuno si è divertito a cambiare le scene del crimine. Ho detto facciamo un po' di confusione per arricchire il caso. Allora, dobbiamo tornare qua nel secondo piano, sicuramente in biblioteca, perché Makoto ha detto di guardare il caso di Genocider Jack, cioè Genocider Show. Ho detto che non l'avrei chiamato Genocider Jack, ma cazzo, mi sono confuso, scusate. La lampada. La lampada non si accende? Ah, capisco. Non è collegata. La corda non è lunga abbastanza per raggiungere la presa da qui. La ciabatta, più che altro. Ma l'ultima volta che l'ho vista era presente. Oh, è vero. Byakuya ha utilizzato una prolunga. Però non ci sono prolunghe qui in giro. Mi chiedo se... Ah... Caro Byakuya. Perfetto, ecco la prova che lo incrimino. Eh sì, lo faremo presente al trial. Assolutamente. Ok, non è questo. Dov'era quello di Genocider Show? Mi chiedo se sia qui da qualche parte. Ah? È sparito! Non è stato molto attento. Eh no. È sicuramente Sass. L'ha prolungato. Che qualcuno l'abbia portato fuori dall'archivio? Ma io ero l'unico che avrebbe potuto fare una cosa del genere. Cioè, no, l'unico che avrebbe potuto fare una cosa del genere è... Non riesco a pensare a nessun altro che Byakuya. Sempre più Sass. È ultra Sass. Cioè, mio Dio. Però non credo che sia così facile, dai, il caso. Cioè, ha troppe prove che lo inchiodano. Nella 2B non c'è nulla come area. Vediamo. Library. Questo è l'archive. Ok. Vediamo nel primo piano. Nella palestra non c'è niente. Andiamo qua. Nel primo piano. Che non abbiamo ancora esplorato il primo piano. Allora. Quello che dobbiamo guardare in questo primo piano sono la dining hall e il warehouse. Ok, la dining hall sta qui. C'è qualcuno che potrebbe far incriminare Byakuya? Non so onestamente. Può essere. Vediamo cosa ci dice Aoi. Ehi Ina, come sta Toko? Come prima, non vuole uscire fuori e continua a dire qualcosa su Genocider Show. Per cui l'ho lasciata lì. L'hai lasciata lì? La mia testa era tutta incasinata ed ero piuttosto affamata. Ah, però non preoccuparti, tornerò presto a vedere se stai mangiando. Toko non è molto... diciamo, collaborativa, ma sono ancora preoccupata per lei. Parlando di ciò, che cosa stai mangiando? Una ciambella, ovviamente. Ovviamente. Mi muto un attimo, ragazzi. Ok, rieccomi.
Mondo non è il tipo che farebbe questi giochetti. Effettivamente no. Hola Kin, come va? Ciao viandante, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Ti faccio lo shoutoutino. Ragazzi, andate a seguire il caro viandante che è molto simpatico ed ha un modello che davvero mi piace veramente tanto come VTuber. Secondo me se lo merita. Collaboriamo. Aiutiamolo. Io bene, grazie. Tu invece? Stiamo affrontando l'investigazione del capitolo 2 di Danganronpa 1. Davvero? Scommetto che Ciro avrebbe voluto mangiare più ciambelle. Forse potrebbe essere uno dei suoi più grandi rimpianti. Se solo avessi provato a spendere più tempo con lei. Ora che ci penso, con chi spendeva solitamente il suo tempo? Già, è parecchio strano. Non spendeva molto tempo insieme alle altre ragazze. Era come se stesse cercando di mantenersi distanti tra noi. Attualmente Sakura ha detto qualcosa di simile. Grazie Kin, comunque tutto bene, oggi è stato un vero riposo, casa libera, casa dal lavoro, che pace. Ah dai, mi fa piacere, mi fa piacere. Ma figurati comunque, lo faccio con piacere. Ha detto che tu e lei avevate invitato Ciro per esercitarvi insieme, ma ha sempre rifiutato. Già, è vero. E non solo noi. Stava sempre lontana da tutte le altre ragazze. Forse era solamente timida? Non lo so. Parlava tutto il tempo con gli altri ragazzi. Non è un po' strano essere timida vicino ai nostri riguardi, ma essere ok nel parlare insieme a loro? Aspetta, forse... No, aspetta. Immagino che tu non possa giudicare un libro dalla copertina. Forse... diciamo era più abituata a parlare con loro, giusto? Lo pensi davvero? Non credo che sia quel genere di ragazza. Ok. Va bene, questo potrebbe essere interessante. Andiamo... Il magazzino quale cacchio sarebbe, scusate? Questa è la cucina. Ok. Il warehouse mi sa che non l'abbiamo mai visto noi. Vediamo dove si trova. La cucina l'avevamo esplorata nel caso precedente. Forse dall'altro lato si arriva? Non ho idea, per essere onesto. Ah, c'è un'altra stanza qui, non l'avevo vista. No, non è un'altra stanza. Usciamo dalla dining hall. E dove cacchio si trova il magazzino, scusate? Forse è questo, a sto punto? Credo sia questo. Sakura sembra essere troppo coinvolta per essere colpevole. No, Sakura mi sembra abbastanza chill, non credo che sia una persona che ucciderebbe. Tra l'altro Shiro che se l'è presa anche troppo. Se avete notato. Che questo sia il frigo che ha menzionato Sakura? Non riesco a vedere nulla di valore qui. Cioè, nulla di degno di nota, più che altro. Qua c'è Celeste. Ok, c'è un sacco di roba. Asciugamani, giacche. Sembra che tutto sia messo in ottimo ordine. Qua? Dietro Celeste? Ok. Ah, dice la stessa roba. Mentre qua sopra il cibo. Ci sono differenti tipi di cibo, tutti qua messi in ordine. Non vedo nulla degno di nota. Eppure Chiaro è stata uccisa con un colpo alla testa, c'è un peso enorme macchiato di sangue. Sì, esatto. Per cui secondo me comunque deve essere una persona abbastanza enorme, cioè abbastanza forte. Il killer, perché se effettivamente il bilanciere è l'arma del delitto e aveva abbastanza peso quel coso, comunque un minimo forte devi esserlo per sollevarlo e diciamo ucciderla in un colpo.
Perché deve essere stato un colpo violentissimo se l'ha uccisa in un colpo. Celeste, che ci fai qui? Questo magazzino è fantastico. C'è tutto quello di cui ho bisogno per vivere una vita intera. Dal cibo ai vestiti agli asciugamani. Ci sono provviste infinite per cui scegliere praticamente. Lo vedo, ma hai trovato nulla di relativo al caso? Sapevo che me lo avresti chiesto. Cioè, pensavo di parlare riguardo al magazzino per provare a portarti da un'altra parte, ma sembrerebbe che sia stato tutto inutile. Per cui hai trovato qualcosa? Ebbene sì, ti dirò questa cosa, ma solamente te. L'altra notte ho visto che qui Ciro era nel magazzino. Che cosa? Veramente? Non torna niente. Mi stai facendo dubitare di Byakuya. Ora quel bastardo sembra solo un bersaglio. Era proprio qui prima dell'annuncio notturno. Ah, interessante. Ah, quindi sì, effettivamente sta per andare ad allenarsi. Mhm. Vediamo un po' la scena. Mhm. Ok. Ha preso... cioè ha impacchettato la sua giacca nello zainetto di corsa. Quasi come se stesse cercando di nasconderla. E dopo aver fatto ciò se n'è andata. Presumo che stesse semplicemente preparandosi per andare ad allenarsi la mattina, ma... cioè ho presunto. Sembra quasi che avesse ignorato la regola di uscire fuori la notte e si è diretta nello spogliatoio delle ragazze. Se non avesse rotto la regola, nulla di tutto questo sarebbe successo. Immagino che ottieni ciò che ti meriti. Quindi apparentemente lei è andata durante le ore notturne nello spogliatoio femminile ad esercitarsi con qualcuno che non sappiamo. Ma la cosa più strana è che non c'era alcuna traccia della giacca all'interno della sacca di Ciro, come Celeste ha detto di vederla. Il che significa che il killer se ne deve essere sbarazzato in qualche modo. Ok, anche questo molto interessante. Ah, abbiamo finito l'investigazione, mi sa, ragazzi. Cavolo. Ah, queste sono tutte le prove? Beh, no, in realtà abbiamo abbastanza roba, per condurre il trial. Oh mio Dio. Siete contenti? Secondo trial. Io non sono tanto contento perché è morta la mia preferita, povera Ciro. Non si meritava una fine simile. Mhm. Iniziare il class trial oppure sembrerebbe che stia per iniziare. Beh, la porta rossa è proprio dritta qui davanti a me. Dirigiamoci. Madò, sempre meno persone, ragazzi. Ci sono tutti o cosa? Sono cieco oppure sembrerebbe che manchi qualcuno? Ah già, Toko non è qui. E Toko sarebbe? Davvero non te la ricordi?
Sto scherzando. Come potrei mai dimenticarmi di quella piccola ragazza? Dopotutto, una parte cruciale del nostro cast era questa volta. Okidoki. Immagino che andrò a trascinarla qui, anche se dovesse prendermi a calci e urlare. Datemi solo un secondo, per favore. E dopo averlo detto, un paio di minuti dopo, è riapparso trascinando Toko con sé. Io gli ho detto che non avrei voluto, ma mi ha forzata. Non posso credere che hai trascinato una ragazza in giro in questa maniera. Sei terribile. Sei davvero terribile. E ora siamo tutti qui, giusto? Bene, allora. È tempo di prendere l'ascensore. E dritti per la via. Vi aspetto giù, ragazzi. Quindi, andiamo? È tempo di scoprire chi ha ucciso Ciro. Ciro Fujisaki. Era così gentile, così calma. E Mick non so cosa significhi. Nessuno aveva problemi con lei. Qualcuno ha fatto la scelta di uccidere una ragazza fatta in questo modo. Parliamo con tutti prima di scendere. E quell'omicida è fra di noi. Qualcuno che si trova proprio qui. Iniziamo direi da Yasuhiro. A sto giro. Sei pronto? Lo facciamo per davvero? Poi Sakura. Scoprirò il villano che ha fatto... che ha compiuto un atto tremendo come questo su un individuo così debole. Kiyotaka. Non so perché il killer ha fatto quello che abbia fatto, però... sono sicuro che funzionerà questa volta. La giustizia prevarrà. Non è giusto, fratello? Vediamo Kyoko. Iniziamo. Mondo. Fottuta Toko. Qual è il suo problema? Mio Dio. Ancora che urla. Ho appena capito qualcosa sulle vittime di Jack lo squartatore. Ok. C'è qualcosa di strano riguardo al comportamento di Toko. Non è un solo shock. Però non è abbastanza per spiegartelo. Ok. Aoi. Immagino che non potrò essere molto di aiuto questa volta. Non che tu lo sia stata molto nello scorso trial, Aoi, onestamente. Vediamo Byakuya. Ti ho dato un sacco di lavoro con cui lavorare, diciamo. Per cui mostraci quanto la tua logica è forte. Diciamo in questo modo, dai. Ah, mi manca i fumi, non ho parlato con i fumi, cazzo, scusatemi ragazzi, non l'avevo visto. Infatti dicevo, ma dove cazzo è in fumi? Signorina Fujisaki, lo ammetto, per essere 3D eri davvero memorabile. Dopotutto, solo l'idea del 3D mi rende cringe. D'accordo. Non abbiamo altra scelta, giusto? Dobbiamo farlo. Già. Ho fatto un breve cenno in risposta. E con un ultimo lungo respiro abbiamo camminato verso l'ascensore. Come faremo senza i fumi? No, no, c'è i fumi, c'è. Abbiamo fatto un passo in avanti e potevo sentire il mio cuore che iniziava a battere ancora più velocemente. Senti bello, ma Byakuya se trovasse delle incongruenze nella scena del delitto lo farebbe notare? O lo terrebbe per sequer tattica? Non saprei, Ciel. Adesso lo scopriremo. Dopotutto...
Dopo che siamo entrati tutti, l'ascensore ha iniziato a scendere. Non potevo tenere a bada le mie emozioni e non potevo smettere di speculare. Ok, la scatola di metallo... Ok, praticamente dice la stessa cosa. Sì. Il cuore di batte all'impazzata. Stiamo continuando a scendere senza alcuna esitazione. Finché finalmente... ci siamo fermati. Che cosa ne pensate? L'ho ridecorata. Non è più fresca? Non è così eccitante? Non sprecare il nostro tempo con stupide domande. Iniziamo con questa storia. Ottimo, ottimo. E allora... devo proprio dirle che non lo odiate. Non proprio. È tempo di iniziare lo spettacolo. Tutti quanti, forza. Prendete posto sulle vostre sedie. E così. La corte è aperta ancora una volta. Un giudizio mortale. Un tradimento mortale. Deception non mi ricordo cosa voglio dire adesso. Ce l'ho in mente ma non mi viene. A Deadly Deception dirò. Vi farò un mezzo italiano, un mezzo inglese. Un enigma mortale. Una difesa mortale. Un destino mortale. Un class trial mortale. Sì, salviamo il try. Cioè, salviamo qua. Assolutamente. Ok, guardiamo un attimo le skill. Abbiamo un sacco di SP. Ok. Vediamo le nostre abilità. Mi sa che abbiamo solo quelle da SP. Voce melodica. Eh sì, mi sa che abbiamo solo lo Stint Off e Melodious Voice, che sono le abilità di Yasuhiro e Sayaka. Merda. Vediamo gli handbook, quante prove abbiamo a sto giro? Ne abbiamo 16. Sbaglio o sono meno rispetto all'altro caso? Addirittura. Monokuma File numero 2, dettaglio di Sakura, l'arma del delitto. Quello di Mond, il card reader, gli handbooks, gli handbook rotti, caso di Genocide Show, quello che ci ha detto Oi, il tappeto nello spogliatoio maschile, i 2 poster, gli handbook scomparso di Chihiro, lo stato del corpo morto, la macchia scomparsa, la lampada della biblioteca e quello che ci ha detto Celeste. Siamo pronti, ragazzi? Si inizia il secondo class trial. Ok. Va bene. Le regole le sappiamo già, però Monokuma le ripeterà a ogni caso. Sì. Ok, per farla in breve, se sbagliamo a scegliere il colpevole siamo tutti morti e il colpevole se ne va via. Ok, dell'arma del delitto. Prima dobbiamo chiarire che cosa è stato a causare il colpo fatale. Ok, sì, locker room dumbbell. Ok, stavo riprovando un attimo i comandi, Sì, questo è giusto. È stata causata da una ferita alla testa. Ok. Da un oggetto contundente. Ah, non è questo. Ok, forse avrei dovuto aspettare. Effettivamente avrei dovuto aspettare che diceva tutto. Ok. Mi sono preso un po' di danno senza motivo. Sono un cretino.
Anche perché quello che diceva Taka era giusto. Mhm. Ma smettila, Yasuhiro, sei un cretino. Vabbè, devo aspettare una slide praticamente. La figura di merda me la devo fare, giustamente. Mhm. Ok. Eh sì. 被害者の頭部の傷もダンベルの形と一致していたわ。 Mhm. 疑う余地はない。間違いないでしょうね。 Concordo, non c'è alcun dubbio che sia... l'avevo detto prima. Vabbè, il bilanciere. L'arma del delitto. ではその続きは俺から話すとしよ Mm. う。ここからは犯人の話に移るぞ。 Ok, d'accordo. でもその犯人もすでに判明しているがな。 Ah, di già Byakuya? マジかいな。藤崎千尋を殺した犯人は Vediamo dove vuole andare a parare, anche se immagino già cosa vuole dire. 連続殺人鬼ジェノサイダーショーだ。 Eccolo. Genocider Show. L'omicida seriale. Ha davvero ucciso lui, Chihiro? Un nuovo elemento è stato aggiunto ai non-stop debate. Vuoi sentirne di più? Assolutamente sì. Ok. Le linee di dialogo white noise appariranno per dare fastidio alle tue reazioni. Ok. Praticamente mi ostacoleranno. Interessante. Premi A per attaccare il silenziatore. Ok. Se sbaglio continua a diminuire il tempo. Ho un'idea, magari il killer è Aoi, se non sbaglio si allenava con Chiro e Sakura, o ricordo male. Non con Chiro, però lei e Sakura utilizzavano lo spogliatoio insieme, perché Chiro, se ti ricordi, evita tutte le ragazze. Cioè, evitava, parliamo al passato ormai, perché ci ha abbandonati. Ok. Va bene. Amen. Ok. Genocider Jack Case File. 犯人はジェノサイダーショーだ。これは決定事項だ。そんなのありえないって。 Ok. なぜありえない。だっていくらなんでも。 Vediamo. っていうか根拠が。 E invece la prova ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. 根拠ならあるかもしれない。 Però Aoi non lo sa. Cioè, dubito che sia anche andata solo in biblioteca. A essere onesto. ジェノサイダーショーの事件をまとめた警察の極秘資料らしいんだけど。待て、おかしいだろ。なんでそんなもんが証拠にあったんだよ。 Boh. その説明は面倒だ。省くぞ。とにかくこの資料にはジェノサイダー小事件の特徴が克明に記されていた。それ Esatto. によると、ジェノサイダー小事件には2つの特 Ci 徴があ pensi る。 tu, Byakuya, a spiegarle? 1つ目は現場に必ず Ok. 気文字を残すこと。 Sì, primo è il messaggio col sangue della vittima. Non era quello il messaggio, i fumi. 血みどろフィーバー。 per l'appunto, grazie a Oi. 重要なのはもう一つの特徴の方だ。何せ世間には公表されていない事実だからな。 Ok. 世間に公表されてない事実で。苗木、お前が教えてやるといい。 Ok. Le altre caratteristiche del caso di Genocider Show. Ok, che il mondo non conosce. Come è stato posizionato il corpo della vittima? ジェノサイダー小事件では
被害者の死体は必ず貼り付けにされているらしいんだけど、その事実は Ok. 犯人以外だと警察上層部の人間しか知らないらしいんだ。 Eh già. だが今回の事件では藤崎は確かに貼り付けにされていたはずだ。 Mhm. Vediamo un で attimo. は犯人はなぜ知っていたんだろうな。犯人と警察上層部しか知らない貼り付けの特徴を。 So dove vuole andare a parare Byakuya, 理 onestamente. 由は一つしか考えられない。 Ce l'ha anche detto lui stesso durante l'investigazione. 犯人が本物の Per ジェノサイダ l'appunto. ーショーだからだよ。 Ne è proprio convintissimo di sta cosa. マジかよ。ではジェノサイダーショーは私たちの中にいるのですか？ Sembrerebbe di sì, cara Celeste. 深川東子だ。 Oh! Ci ha rilasciato questa bomba così. 深川東子がジェノサイダーショーの正体だ。Aia. ちょっと待ってよ。でも深川ちゃんは血が苦手な Eh sì, infatti, lei 血が ha... 苦手な殺人鬼なんて聞いたことないんですけど。 Se ricordate, ha l'emofobia. ジェノサイダーショーはそいつであって È emofobica Fukawa. それが今の質問への答えだ。 Che non è la fobia degli emo, ma è quella del sangue. Per chi non conoscesse il termine tecnico. なぞなぞか回りくどいべ。 Ok. Vediamo. Cosa significa il fatto che Genocide Show sia Toko ma allo stesso tempo non lo è? La risposta è che non è solo una persona ma più persone, giusto? Eh già. Ah, da quello che abbiamo letto ha il disturbo della personalità multipla. S. Ok. SC. Izzo. Dovrebbe essere. Mhm. Ok. ジェノサイダーショーは多重人格者だから。 Eh già. あのファイルにもそんなことが書いてあったよね。犯人は乖離性同一性障害の可能性があると。 Ha il disturbo dissociativo dell'identità. だからって深川東子殿がそうだとは。言い切れるんだよ。 Perfettamente accettabile. 深川が多重人格者だということは死体発見ああ直後のそいつの妙な言動が示している。 Aspetta. The one thing that shows Toko... Behavior era comportamento, vero? Sì, ok. それって Non ero sicuro, ma sì. Stai parlando di come si sta comportando in maniera diversa. 思い出してみろ。そいつが藤崎の死体を見て気絶し、再び目を覚ました時のことをな。 È svenuta subito come ha visto il corpo di Chihiro e poi si è risvegliata che non sembrava lei, se ricordate. Sì, era tutta strana. Impazzita. Ha colpito la testa o qualcosa del genere. Mhm. 確かに様子がおかしかったな。彼女の代名詞である陰気な口調が Ok. 勝手にそんな代名詞をつけないでよ。 Vabbè. しかもそいつは気がついた後、藤崎の死体を見ても平然としていた。 Sì, è vero. つまり、お前の中に血の苦手な人格とそうでない人格が混在しているということだ。 Cioè, non lo metto in dubbio Byakuya, però potrebbe anche non essere stata Toko. じゃあ深川ちゃんがジェノサイダーに怯えて部屋の中に閉じこもってたのは？ Eh sì, ha senso con quello che diceva.
che aveva paura di non farò prendere il controllo a Genocider Show. Ha senso. そもそもそいつが部屋に閉じこもっていたのは外の人間を中に入れないためじゃなく中の人間を外に出さないためだったんだ。 Ok. 深川塔子は恐れていたんだよ。 Mhm. 自分の中にいる殺人鬼が人を殺していくことをな。どうして？ Boh. そうだよ。どうしてそんなことまでわかるの？朝比奈、お前は勘違いしているようだ。 Ah. 深川が言ったどうしての意味はどうしてわかるのではなく Oh mio Dio. どうしてバラしたのという意味だ。そいつが俺に妙な相談を持ちかけ Scusate se non sto parlando molto, ma non vorrei, diciamo, tranciare i discorsi di Byakuya. そこでそいつは実に興味深い話をしてくれた。 Che genere di storia? 自分の中に殺人鬼がいる。そいつが暴れないかといつも怯えている。 Quindi era questa la promessa di cui parlava? Forse? そうだったよな。 Chissà. Oh no. 嘘だよね、深川ちゃん。待っててくれるって言ったのに。 Ah, mi sa che era questa la promessa. Allora. 約束したのに騙したのね。お前が勝手に勘違いしただけだ。聞いてもいないのに自分の Non ti saresti dovuta fidare di Byakuya, cara Toko. ここは現実世界だ。恋愛小説の世界じゃないんだぞ。 Sì, veramente, poveretta. それに約束を破ったのはそっちが先だ。 Ok. お前ここに Ops, scusate. 何があろうと絶対にジェノサイダーには人殺しをさせないと。 Sì, sì, Byakuya è un grandissimo pezzo di merda. それにもかかわらず Ok. Era quello che intendeva con promessa. 付き合ってくれるってだから約束したのに。 Byakuya anche nella vita reale, le persone sanno farsi gli affari propri, veramente. だから言っているだろう。それはお前の勘違いだと。 Fosse anche sveglio ci starebbe, ma non lo è. だがどちらにせよ約束は守れなかったな。やはり人を殺す快感には勝てなかったか。努力したわ。必死に押さえつけようとしたけど。 E invece mi sa che non ci sei riuscita, secondo lui. その努力は無駄だったようだ。 Qua, ragazzi, non è... Ve lo dico... È tradotto sbagliato I hate you. Perché Idoi dovrebbe tipo essere... Che cattivo o qualcosa del genere, ma se no avrebbe detto Dai Kirai o... Byakuya. そろそろ前座は終わりだ。あとは本人から直接話を聞くとしよう。 Sì, esatto, lui si sente tanto intelligente ma è un cretino. Sì, esatto. 何？ La persona. Ah, vuole far uscire fuori Genocider Show. Il corpo di Toko ha iniziato a andare indietro all'improvviso e si è sentito un tonfo all'interno di tutta la corte, ma il secondo dopo la vediamo all'opera. Eccola. È arrivata. もしかしてバレちゃったけ？マイクしゃあないもんね。
私が超高校級の殺人鬼ことジェノサイダー本名は深川タコってダッセー名前だけどね。 Quindi era vera la storia della personalità multipla. なんだよこいつ。どうしたんだ深川君。二重人格だからって何さ片方の人格が殺人鬼だからって何さ Vabbè, 決定の一つくらい目をつぶってよね。 è diventata logorroica all'improvviso. しょったか。健全な殺人は健全な精神と肉体に宿るの。それにしてもここまで違うものか。 Sì, in effetti è parecchio diversa rispetto a come la conoscevamo. そう世界のすべては Mhm. 表と裏で構成されているのです。9回表に9回裏があるように真実の裏に嘘があるように。 Pensa che rottura di balle avere a che fare costantemente con una, con una cosa del genere dentro la propria testa. Minchia, veramente. Povera Toko. 太陽のような朗らかさがあるので Poverina. Questo è l'istinto omicida di Genocide Show? Questa è oltre l'insano. あのですね、ジェノサイダー賞さん、一つ聞きたいのですが。 Domanda, ma ha senso che la sua lingua sia così lunga? O è una scelta stilistica? Credo abbia senso, sì. Mhm. Toko è fastidiosa, ma a sto punto un po' di ragione ce l'ha, lol. Però sì, è più stilistica forse che... No, non è vero un senso. Oh mio Dio, questo sprite non me lo ricordavo minimamente, a essere onesto. あなたが Sì, sì. 黒幕って話があったんですが、それについてはどうお考えですかね。教えよう。私こそが正真正銘の黒幕なのだ。 Vabbè, Toko. 嘘だけどね。 Cioè no, in realtà è Genocider Jack. The show. Io credo che Tokyo sia un esperimento. Sì, abbastanza. じゃあ違う Mm. Ah, Toko, volevi dire. Oddio. Chissà, vedremo più avanti. 当たり前でしょ。僕をそんな変態さんと一緒に Se vuoi iniziare a teorizzare qualcosa, ma... Ti dico, siamo ben lontani dalla fine del gioco, eh. In totale ci sono 6 capitoli. Questo è il secondo. Per cui fai i tuoi conti. っていうかさ、外の警察も外の社会も最近は本当に無力化しちゃったんだね。こんなおまぬけ殺人鬼を野放しにしてるなんてさ。自分が加害者なのは分かってる。でもね、 Vabbè. 他人を傷つけることでもない。 Il world building è solido? Sì, sì, c'è il world building. C'è anche poi... dopo che avremo giocato il 2, se volete vedervelo, c'è l'anime del 3. Che però vi consiglio di vedere solo dopo aver giocato il 2, perché se no vi spoilerate i casi del secondo gioco, praticamente. E avreste metà della trama tranciata. 人は Mhm. 生きるために人を傷つけ。生きる Onestamente ために avere 人 il を傷つけられ lead è la cosa più realistica di tutto il gioco. Sì, abbastanza. Soprattutto dopo l'esecuzione di Leon. これでお前たちも分かったはずだ。その殺人鬼が藤崎を殺したんだよ。動機もある以上間違いない。動機だと。 Un motivo? 昨日俺たちはモノクマに言われたな。24時間以内に誰かを殺して卒業しなければ恥ずかしい思い出や誰にも Eh sì, è vero. Era questo il movente del capitolo 2. 深川塔子の思い出や過去がゲノサイダーの件だったらどうだ。そんな事実をばらされてしまえ Eh ば già. 深川塔子は間違いなく破滅する。 Riguardo a questo, Byakuya però c'ha ragione. Per quanto sia stronzo. つまりそいつには絶対にばらされたくないという動機も存在したんだよ。
なるほどね。なるほどなるほどなるほど。 Però mi fa ridere come lo perculi. 残念でした。私は犯人じゃないのです。ですが、あなたのような殺人鬼以外にあんな猟奇的な殺しができるとは思えませんわ。だけども、それが真実なのよね。誰が信じると思う？ Vediamo. そうだよ、殺人鬼の言葉なんて信じらんないよ。Forse potrebbe aver totalmente ragione, ma c'è qualcosa che mi impensierisce. Quello che ha detto, ho bisogno di più dettagli riguardo a tutto ciò. Ok. Make your argument. Stato del corpo morto. Ok. No, mi sta laggando la TV, cazzo. Scusate, ragazzi. Il mio televisore è un po' vecchiotto. 今回の殺人と過去のお前の事件、 Mm. 完全に手口が一致している。それ以上の No, ho missato. Ho fatto troppo tardi. 諦めろ。 Ho fatto troppo tardi, ho missato il colpo, cazzo. Ma questo è un gioco dove esce solo una persona. Rivelare l'identità di Jill non avrebbe cambiato nulla. Sì, lo so, ho sbagliato a cliccare. そんな言葉を誰が信じると思う？ Mhm. アリバイでもあれば別ですが。アリバイだってなんかそれっぽい。 Ok. 今回の殺人と過去のお前の事件、 No, aspettiamo. 完全手口が一致している。 Porca troia. それ以上の根拠は Ho sbagliato un'altra volta. Mannaggia a me. Non avessi fatto il time rallenti prima, l'avrei preso. Sì, lo so. Perché mi ha laggato pure il gioco. Perché diciamo che la mia scheda di acquisizione non è così nuova, c'ha 10 anni. Ha un po' la sua età. 今回の殺人と過去のお前の事件、完全に手口が一致している。 Hai cagato il cazzo, ok. Mhm. Scusatemi. 完全に手口が一致。本当にそうなのかな。藤崎さんの殺人と。Lo so, è un po' vecchiotta. Solo che finché va mi tengo questa, diciamo. Tanto va ancora abbastanza bene. Mhm. おやおや、わかんないの？そこが、じゃあ教えてやんよ。 Mio Dio. 私はね、信念と情熱を持ってやってんの。だから、私の殺しには一流ならではのこだわりってもんがあんのよ。 Non dovresti andarne così tanto fiera, però. 人気ラーメン店がスープや麺や具材にこだわるのと一緒。 Anche se c'ha ragione, però, in realtà, だけど、この藤崎千尋の殺人は、俺じゃあ人気ラーメン店監修のインスタント麺程度の仕上がるよ。 C'ha ragione, effettivamente. 私の仕事じゃないわ。僕からもう一度ちゃんと説明するけど。 No, ma credo che abbia già senso così, in realtà. Makoto non ha potuto fare miglior paragone. 藤崎さんの殺人と過去のジェノサイダー小事件には明らかに異なる点が2つ存在するんだ。 Ok. La prima è che... Ok. C'è la ferita della vittima. La causa della morte è diversa. Perché sono stati colpiti da delle forbici. Come abbiamo visto nelle foto. Anche se non l'hanno detto. Esatto.
殺されてたみたいだった。同じ方法。事件ファイルを見る限りみんなハサミで殺されてたんだ。でも Sì, 藤 esatto. 崎さんは頭部を殴打されて殺されてたよね。Shaw non userebbe mai effettivamente un oggetto contundente. 確かに過去の事件とは違いますな。変だよね。いつも同じ手口のジェノサイダーショーが。 Eh sì, infatti. Sarebbe parecchio strano. でもそれだけじゃないんだ。異なる点はもう一つあるんだよ。そう、私の殺人芸術において血文字がチャーシューだとするけど貼り付けとはいわば煮卵なの。 Vabbè, Shaw. つうかラーメンに例えんのそろそろやめね。つまり2つ目の相違点とはその貼り付けに関するものなのだな。Kiyotaka che le va pure dietro. Che è la seconda differenza. Ok. Nelle foto tutte le altre vittime sono state, diciamo, accoltellate sulle loro mani. Ok. Aspetta. No, mi sono perso la parte prima. Cosa è stato usato per sospenderla? È diverso. 藤崎さんの貼り付け。そこで使われてた。 Non delle forbici. 彼女は手をロープ状のもので結ばれて貼り付けにされてたよ Ma ね。 presumibilmente le prolunghe. それがどうしたのですか。だけど過去のジェノサイダー小事件で貼り付けに使われてたのは Ok. それも鋭利なハサミだったんだよ。 Eh già. Usa solo le forbici, Shaw. 私は殺しにも貼り付けにも自作のマイハサミを使用しているの。 Ah, c'ha proprio le sue personali. 狩猟なんだから道具にこだわって当然でしょ。 Eh già. それにそれにそれにそれに。 Che cosa? 君は2つの相違点って言ったけどそれは違う。 Makun l'hanno tradotto in Big Mac. Potevano tradurlo in qualsiasi altro modo, invece hanno optato per un panino del McDonald's. Mi spiace, Makoto. Da Makun sei diventato Big Mac. マー君って僕のことか。 A quanto pare sì. あのね、マー君、相違点はもう一つあるのよ。 La terza differenza. Sentiamola. Qual è la terza differenza? 過去の私の事件で被害者になった連中。そこに隠された。 Ah, c'è un pattern. Cioè, no, io in realtà lo so già, però non ve lo dico per non spoilerarvi. Vediamo se lo sapete. そこから考えればすぐにわかるじゃない。私があのロリッコを殺さない理由くらいはさ。 Vediamo. C'era un pattern che circonda le vittime di Genocider Show e Chiro non ne fa parte. Se guardi il nome di ogni vittima, noterai che... Aspetta, ci sono arrivato. Perché Chiro è una ragazza, sì. Ci hai preso, Ciel. È quello il pattern di Show. ビンゴ入りました。どういうことだべ？ Ci hai preso. È quello il pattern segreto di Show che il gioco teneva nascosto. 過去のジェノサイダー小事件の被害者たちにはある法則性があったんだよ。 Ok, qua li abbiamo già letti i nomi delle vittime. Però sono tutti maschi, per l'appunto. 男だらけ？ Eh già. 私が信念と情熱を持ってやるのは燃える男子だけなのよ。恥ずかしい。言っちゃった。なんだそりゃ。 Vabbè. 仕方ないじゃない。だって私は不女子だもん。ネクラ人 Oh no, è una Fujoshi, ragazzi. だけど不女子だもん。 Fate attenzione. 主人公と間違いの不女子なんだもん。 Non uscite mai per strada a Tokyo da soli, che se incontrate Genocide Show siete fregati. 燃えないから女子である藤崎君は殺さない。
È come metto con mia sorella. Vabbè. ラーメン職人がパスタ作ってどうすんの？同じ麺料理だからって舐めてないって感じよ。信念と情熱があるからこそ譲れない一線。それこそ唯一無二で完全無欠のリアリティなの。 Tra l'altro bravissima Miyuki Sawashiro come doppiatrice. お前の趣味や趣向は分かった。だがそれはあくまで趣味や趣向の話だ。生き残るために殺人を犯さなければならない場合は Terrorizzante. Veramente. だったら負けぬが。 Mi fa riderissimo che Toko tratta benissimo Byakuya. E Genocide Show lo tratta di merda. 私はね、生き残るためとかそんなせこい理由で殺しなんかしねえんだ。だけども万が一生き残るために殺さなきゃいけない場合があったら、誰が貼り付けや血文字なんかやるかっての。バレバレだしめんどいだけじゃねえか。 Non ha tutti i torti effettivamente però, eh. Qualcuno nel corpo lo deve tenere a bada. Ah, hai fatto un disegno per il compleanno di Eleven, Ciel? それも最もですわね。 Figo. それにどんな場合の殺しだろうと使い慣れたハサミは絶対に外されんですけど、わざわざクソ重いダンベルなんか誰が使うかった。学園内に適当なハサミがないから近場にあったダンベルを代用したのでは？ Dubito fortemente i fumi. 適当なハサミ？ Perché non hai trovato forbici, dice. 私が使うのは適当なハサミじゃなくてガイアさえひざまつく超おしゃれな自作のハサミよ。 E allora direi che è fuori dai sospetti, assolutamente. なおさらこの学園にはねえべ。それはどうかしら。 In che senso? E niente ragazzi. Direi che l'innocenza di Sho è più che approvata. Sì, veramente. 装備済み？いつでもどこでもやれるようにね。 Ok, forse non è proprio bellissimo però, da dire. 身近にあって慣れ親しんでるハサミを使わずにロープやダンベルなんか使うわけねえだろ。 Effettivamente però c'ha ragione. Non avrebbe senso. ねえだろ。この負け犬ども。 Chiunque abbia creduto alla colpevolezza di Tokyo, cioè sì, di Tokyo, vabbè, mi hai contagiato di Toko praticamente, mi spiace ma non è lei. So come fare delle live di Twitch. Ciao Sofi, scusa, non avevo... Come stai? Buonasera, benvenuta. Perdonami, non ti avevo riconosciuta perché avevi lo stesso colore del nick di Ciel. Per cui pensavo l'avesse scritto Ciel, ma effettivamente non aveva senso perché... Nuovo nome Tokyo, veramente. Come stai, Sofi? Tutto bene? Ah, meno male, dai, mi fa piacere. Che ci racconti di bello? Eh sì, il corpo sarà sospeso. だから模倣犯じゃなくて本人の仕業って話になったんだしね。 No, in realtà è vero, c'è una persona che ha copiato il caso di... che avrebbe potuto copiare il caso di Genocide Show. E ragazzi, noi sappiamo benissimamente chi è. È questo grandissimo stronzo. Anche tu chi in controllo quando ti do? Sì, sì, va bene. Dopo quando vado a fare la pausa per la cena, controllo. Già. Diglielo, Makoto. Si sta zitto, つまり
に白夜殿が犯人だと？ Guardatelo, non controbatte. 戸上君がジェノサイダーショー犯人説を主張していたのはジェノサイダーショーに自分の罪をかぶせるためだったのですね。 Ha senso come motivazione, però じゃ effettivamente. あ現場を偽装して私の犯行に見せかけたのってイケメンメガネだったので燃える。 Vabbè. そうなんだ戸上君、おたまえ。そう俺が怪しいというんだな。では聞くが、いつから俺が怪しいと思い始めた？それについてはどう答える？今振り返って考え Dall'inizio, secondo me. する直前の戸上君の行動。 È dall'inizio che è troppo sospetto Byakuya, eh. Già. Questa frase c'è. E anche c'è qualcun altro, se avete fatto attenzione a quello che ci hanno detto durante l'investigazione, è sospetto però, eh. Però Byakuya è tanto sospetto. 戸上君は最初から女子更衣室に行こうとしたよね。 Mhm. でもさ、男子だったら普通は。男子更衣室から見るはず。は？ Mm. 被害者は女の藤崎だった。だから女子更衣室を先に調べると言ったまでだ。 E come facevi a saperlo? 何もおかしくありませんな。 Come facevi a sapere che la vittima è Shiro, però? やっぱりおかしいよ。 Eh già, c'ha ragione Makoto, che è strano. Perché noi non l'avevamo ancora visto il corpo. Significa che lui sapeva già chi era. では何がおかしいのか。ナイディオ、教えてもらおうか。 Cioè, si sta fregando da solo. Eh sì. Ok, sentiamo. Vediamo cosa è stato aggiunto in non stop debate. Truth flashback. Ok. Devo premere X e poi memorizzerò il punto debole. Ok. Posso memorizzare solo una volta una frase. Perché se memorizzo quella sbagliata poi... Cioè, ne posso memorizzare una per volta, praticamente sta dicendo. Ok. D'accordo. Mhm. Dobbiamo utilizzarlo al momento giusto, praticamente come al solito. È solo un elemento in più. Monokuma File numero 2. 戸上の死体発見前の行動が変って Ok. どこが Leggiamoci prima tutto per evitare errori. チャンスがあれば女子更衣室に入る。 Come prima, all'inizio. Praticamente. としては当然の行動です。 Vabbè, i 被 fumi. 害者の藤崎は女だ。 Questo è giusto. だから女子更衣室を先に調べると言ったんだ。寄り道している場合ではなかったからな。それのどこがおかしいんだ？僕も連れてってほしかったですな。 Oddio, ma non ho visto nient'altro. Ok, sentire il commento riguardo a Shi. Sì, non ha senso. 戸上の死体発見前の行動が変って Aspettate, non ho capito. Cosa c'è di sbagliato? チャンスがあれば女子更衣室に入る。 Un attimo. Controlli. Fire Trough Bullet. Ah, ma posso fare così per andare più veloce. 被害者の藤崎。 Eh no, infatti, non ha senso. しまった。 Che contraddizione. 戸上の死体発見前の行動が変って Non ho capito io, ragazzi, giuro. Forse ho letto qualcosa di sbagliato.
Che cazzo? Cioè, perché ne abbiamo solo uno di proiettile. Oh? チャンスがあれば女子更衣室に入る。男子としては当然。 Ok. 会社の藤崎だから女子更衣室寄り道している場合ではそれのどこが僕も連れてってほしかったですな。 Sì. Ok, c'è una chiara contraddizione, ma come la... Proviamo su Aoi. No, che cazzo devo fare? Mi son perso qualcosa. Oddio. チャンスがあれば女子更衣室に入る。 Nemmeno io. 男子としては当然の行動です。 Forse ho letto troppo velocemente. Sì, sì, abbiamo solo il file. 藤崎は女だ。 Provo a fare un po' tutti i tasti, ma... 調べると言ったんだ。寄り道している場合ではなかったからな。 There was no time for pointless distractions. それのどこがおかしいんだ。僕も連れてってほしかったですな。 Vabbè, i fumi, state zitto, per favore. Oh. Oh, non ho letto bene la spiegazione del punto. Provo tutti i tasti, no. L. Forse quello che dobbiamo usare non è qua. チャンスがあれば女子更衣室に入る。 Sto provando un po', ma... Perché nei tasti dice Fire Trough Bullet Flashback. Ma flashback come cacchio si fa? Oh, oppure devo andare a mangiare. Adesso. Un attimo. Concentrate. Silenziatore. Però abbiamo solo il file che possiamo usare in questo caso. O c'è un modo per prendere la frase di Byakuya e utilizzarla contro di lui? 被害者の藤崎は女だ。だから女子更衣室を先に調べると言ったんだ。 Eh sì, 寄り道して esatto. いる場合ではなかったからな。 Non capisco, ragazzi. Sapete che vi dico? Vado a fare un attimo la pausa cena. Ci prendiamo questa pausa riflessiva. Perché non sto capendo. Credo di tornare tra al massimo un quarto d'ora. Quindi per le 19:45 ritorno. Giusto una pausa di un quarto d'ora e buona. Vi lascio in Be Right Back. Magari con proprio l'audio di gioco. Aspetta. Ok, così sentite. 19:40, torno per le 19:45. Ok. E ci vediamo fra poco, ragazzi, allora. Questo lo pinno così la gente lo vede. Nel caso... Vediamo. Ci ragioniamo un attimo. Ciao!
In realtà rieccomi qua. Sono tornato prima del previsto. Vi tolgo qua la roba. Si è bloccata la chat, ma va bene. Faccio rimozione manuale adesso. Ok, rieccoci. Siamo qua, siamo ritornati. Non so se ci sia qualcuno, ma ho letto cos'è che dobbiamo fare praticamente qua, oltre che aver mangiato un piatto alla veloce. E praticamente dobbiamo selezionare l'opzione di prima di Asaina e risponderla su Byakuya praticamente, ma non so come si faccia il tasto, cioè non so quale sia il tasto. E questo è il punto. Praticamente dobbiamo, credo, tenere premuto forse il tasto A invece che lanciare basta. Ah, ecco come si fa, con X. Ma vaffanculo. Ecco qual era il tasto. Abbiamo perso 2 vite per niente. Che stronzata di cosa. Praticamente. Vattene a fanculo, Byakuya. Eh già. Perché non sapevamo ancora effettivamente chi era la vittima. Cioè, sapevo che la contraddizione era quella, ma semplicemente non sapevo come rispondergliela. Perché avevamo una prova che non aveva senso sulla sua affermazione, considerando che lui stava esattamente dicendo quello. Però lui non poteva sapere che la vittima era Ciro in quel momento. Sempre se non aveva già assistito alla scena del crimine precedentemente di entrare con Makoto. Molto semplicemente. Sapevo che era quella la contraddizione, ma non sapevo come cazzo fare. Adesso so che dobbiamo tenere premuto X per vedere se è vera e poi sparare sulla cazzata della persona. Invece che fare solo X una volta. Attenzione. Ci sarà qualcos'altro. Sì, in effetti è molto strano il comportamento di Byakuya. Qual è il cos'è questo comportamento di Byakuya? È come se non gli importasse neanche. Cioè, l'ho messo all'angolo, ma si sta comportando quasi come se lui non c'entrasse nulla. C'è altro? Eh già. Sì, prove che tu sei il colpevole, caro Byakuya. La differenza fra questo caso e gli altri casi di omicidio di Genocider Show. L'evidenza che prova che Byakuya è il responsabile è per caso qui? Quale potrebbe essere? Chi lo sa? Il cavo. Già, la prolunga. Devo fare attenzione. Fanculo. Eh sì, c'ha ragione Celeste. Eh già, è molto sospetto.
Mhm. あんなロープにみ No, l'ho sparata nel vuoto. Merda. 誰かが隠し持っていたものだろう。 Vabbè, so qual è il punto. Dicevo tanto a Ronny, ma anche io faccio cagare con la mira, の事件が騒いでに私が殺して貼り付けに使うのですがロープじゃありません。そうだ Ok. ロープ怪しいですな。おい戸上、あれはどこから持ってきたんだ？ Mettiamoci qua. あんなロープ Stai zitto, Togami. それは違う。戸上君は見覚えがあるはずだよ。 Eh già, che l'ha già vista la corda. 藤崎さんの貼り付けに使われたあのロープ。いや、あの延長コードにね。Mhm. Cosa ci risponderai adesso, caro Byakuya? 延長コードですと？実際戸上君は図書室であの延長コードを使ってたよね。 Eh sì che lo usate ben più di una volta. しかもあの延長コードは Mhm. Facciamo parte 図書室 della からなくなってたんだ。 della biblioteca e non c'erano da nessuna parte. 延長コードを使っていた本人がそのことに気づかないはずがないよ。 Eh già. では延長コードを持ち出したのは戸上君だ。それ以外には考えられまい。なるほど。そうか。では結論はこういうことか。 Mm. 俺は藤崎千尋を女子更衣室で殺した後、死体の貼り付けと血文字をでっち上げ、そ Interessante. の犯行をジェノサイダーショーの仕業に見せかけた。 Ah, そういうことでいいか？ però mi sembra troppo ancora gradasso. Per cui è strano. Lo sta facendo di nuovo. È totalmente calmo. Come se non gli importasse. Sembra quasi che non sia coinvolto. Aspetta, quasi che non si è coinvolto? どうした？それでいいのかと聞いているんだ。いいに決まってんだろ。これで決まりだ。戸上の野郎が犯人だ。 Mhm. 賛成度反対度反対だのだ。 Vabbè, Genocide Show che dice I don't disagree with not disagreeing. Incredibile. ゲームだのなんだの言っていた戸上君ならいかにもやりそうな犯行だ。 Mm. あのさ、もうちょっとだけ待ってもらえる？もう少しだけ話し合ってみない？ Ok. そんな必要あんのか？そうかもしれないけど、 Però やっぱりまだ引っかかるんだ。 che cosa? かかる？何が引っかかるんだ？俺が藤崎千尋を女子更衣室で殺し、その死体を偽装した。そうすることでこの犯行を Mm. 頭のおかしい殺人鬼の仕業に見せかけた。それの何が引っかかるんだ？ Chi lo sa? Forse il fatto che ti stai comportando in questa maniera un po' strana. Aspetta. Che cosa era adesso? Qualcosa non è giusto. Il corpo di Ciro è stato trovato nel corpo... cioè nel... sì. Nello spogliatoio delle ragazze, ma... che cosa significa? Possiamo davvero accettare quello che ha detto Byakuya è la verità? No, non credo sia così. Cioè, deve esserci qualcosa di strano riguardo a quello che ha detto. La scena del crimine, secondo me. これだ。 Mhm. 戸上君は藤崎さんを女子更衣室で殺したって言ったよね。 Eh già. でも本当にそうなのかな。現場が他の場所って可能性もあるんじゃないかな。 Voi avete già cenato, ragazzi, invece? まったく、お前にはがっかりだ。 Mhm. 何を言い出すかと思えば、期待外れもいいところだな。 Ok. あいつは間違いなく Ah, non ancora, 女子 ok, va 更衣 bene. 室で死んでいただろう。現場が他の場所でなどあるわけがない。 Considerate che le schermate che mi sono fatto oggi, il Be Right Back e lo streaming ending soon le ho fatte alla veloce, poi quando
Avrò un attimo di tempo, avrò migliorato le mie skill, le farò da me. In maniera un po' più carina rispetto a prendiamo un'immagine su qualsiasi sito free di immagini e scriviamoci una scritta già con il font. Ma vabbè. だけど他の場所で殺された後に運ばれた可能性だってあるんじゃないのかな。現場ごとさ。 No, aspettate, c'è Light che vuole uscire dalla stanza perché ogni volta che lascio la porta aperta e poi vado a mangiare, ogni volta che finisco di mangiare poi mi segue in stanza. Dai, lo faccio uscire un attimo, non mi allontano, cioè sono qua, non ve ne andate, vi prego. Ciao Chiara, buonasera, benvenuta, come stai? Tutto bene? Arrivo subito, Eccomi qua, mi sono allenato, sì, allenato, allontanato un secondo. Hello, sonno? Ah, vabbè, vai tranquilla, vai tranquilla, vai tranquilla. Riposati se hai sonno. Basta il salutino. Brava, brava. Stiamo affrontando il secondo caso di Danganronpa nel Class Trial, dove è stata uccisa Chihiro. Per adesso il sospettato è Togami, il caro Byakuya. Adesso non riesco a farti un recap totale del caso, ma diciamo ci sono parecchie cose che lo inchiodano. Vabbè, devo aspettare le 22:30 per andare a dormire. Ah, boh, ok. Sì, effettivamente sono neanche le 8 adesso. Finito di fare i compiti. Ehi, Byakuya, hai appena abbassato la tua guardia? Domani è l'ultima interrogazione, ho finito. Ah beh, dai, meno male, mi fa piacere. Dai, l'ultimo sforzo e poi si conclude alla stragrande. Quando la storia all'improvviso si è spostata sulla scena del crimine, Byakuya, che era così confidente fino ad ora, era diverso. Forse non ha nemmeno realizzato che l'attuale scena del crimine possa essere stata da un'altra parte. Nuova verifica di Joe Storia. Minchia, buono. Sì, sei tutto il mondo. Poi a giugno vado solo il 6. Boh, allora stai a posto. Sì, ce le abbiamo le prove che Chihiro possa essere stata uccisa da un'altra parte. Prove che mostrano che l'omicidio è avvenuto da un altro lato. Secondo me i poster. Dove sono? Dove cazzo sono i poster? Eccoli. Me lo dicono tutti ormai. Sì, esatto. È verissima come cosa però, Chiara. Sì, è abbastanza strano. Comunque la macchia proprio sulla faccia. Sì, veramente. E sangue però. Perché il sangue di Danganronpa è rosa fluo. Purtroppo i poster delle boy band non li trovi negli spogliatoi maschili. Sì, esatto. Alla fine Felix, il problema è che non riuscivamo ad andare avanti in quel punto. Semplicemente che dovevo tenere premuto la X invece che sparare basta. Prendere la frase di Aoi e spararla su quella che diceva Byakuya, praticamente. Ho esaurito tutti i miei neuroni per la verifica di letteratura di 2 ore ieri, ho studiato 4 argomenti e stavo collassando. Madonna, Chiara. Ma infatti riposati un attimo, non appena poi. Tanto ti manca poco. Se domani è l'ultima verifica, poi ti fai l'intero pomeriggio e voilà. Fresca come una rosa, poi, praticamente.
Fosse rosa fluo o qualcos'altro mi preoccuperei di più. Va bene, Felix. 女子に大人気のアイドルグループトルネードのポスターだったんだ。 La mia prof Dita è pazza. これも男子更衣室にはふさわしくないよね。 Abbastanza. La parte migliore della scuola è bruciare gli appunti. Io non l'ho ancora fatto. つまり女子 Alcune cose potrebbero servire in realtà, per cui me le sono 互い tenute. に入れ替えられていると。それだけじゃないよ。2つの更衣室には Mhm. もう一つおかしな点があったんだ。 Eh già. そうだよね、大神さん。もしやプロテインコーヒーのことを言っておるのか。 Mhm. Ah, ma certo, Kin, non so quanti anni hai. Il mio avatar o la persona che lo doppia? プロテインコー Di ヒ chi vuoi saperlo? Meglio bruciare le ruote della macchina. No, non si fa questo, Chiara. 以前女子更衣室のトレーニング中に Non si fa, non si コー fa. ヒーをこぼしてしまってな。されど事件後に Entrambi, cioè che ci siamo. L'avatar ne ha... 掃除されていたのだ。 Il mio avatar ha quasi 2 secoli. Ha 184 anni nella lore. Se non ricordo male. Ciao ciao Chiara, grazie mille per essere passata. Buona serata, buon appetito, buon tutto. Chi troppo corretto per tagliare le ruote? No, perché io poi mi sentirei in colpa. Io mi sono una di quelle persone che si sente in colpa per qualsiasi cosa. Ma figurati, alla prossima. Ciao ciao. No, la macchia di certo non se n'è andata via. Si è stata spostata. Eh già. È stata spostata nello spogliatoio maschile. これだ。 Mhm. 女子更衣室のカーペットにあったシミは掃除されたわけじゃないんだ。 Eh già. Eccola 男子 qui. 更衣室のカーペットで見つかったよ。 Chiara scoppia le ruote. Vabbè, non diamo questi consigli brutti però, Siel. それは確かに我がこぼしたプロテインコーヒーの痕跡だ。ではカーペットまでもが入れ替えられていたというのですか？ Eh già. ですが何のためでしょう？犯行現場を男子更衣室から女子更衣室に移すため。そうは考えられないかな。 Ha senso però. つまり犯人は現場を入れ替えるために È un consiglio goliardico. Va bene, allora lo prenderemo come tale. 死体と一緒に血痕の付着したポスターとカーペットを移動させたんだよ。そうすることで現場を部屋ごと入れ替えたんだ。 Mhm. 確かにそう考えることはできますが、 Oltre che i poster, anche i tappeti sono stati scambiati. どんな意味があるのです？ Effettivamente però no. わざわざ現場を入れ替えるなんて。 È molto strano effettivamente come cosa però, se ci pensate. Perché avrebbe dovuto farlo? いえ、それ以前に本当の殺人現場が男子更衣室なのだとして、 Mhm. È molto vero. Anzi, in primo luogo, come avrebbe fatto Ciro se è una ragazza ad entrare nello spogliatoio maschile? 被害者である藤崎さんは Esatto. どうして男子更衣室に入ったのですか？ È un'ottima domanda quella proposta da Celeste. Non ci avevi pensato, Makoto? 更衣室に入るにはカードリーダーに電子生徒手帳を通さなければなりません。ですが女性である藤崎さんの電子生徒手帳では女子更衣室にしか入れないはずです。つまり彼女は男子更衣室には入れなかったはずなのです。いや方法ならある。なんなら俺が教えてやってもいい。 Oddio. Vai, Yasuhiro. Voglio sentire la tua spiegazione. 怪しいですわね。怪しくない。ビシッと教えてやる。その方法ってやつをな。 Che abbia ragione. Davvero Ciro avrebbe potuto entrare nel... cioè nello spogliatoio maschile in qualche modo? Chi lo sa? Controlliamo. In realtà un modo ci sarebbe, però... è parecchio strano, あるのですか？ considerando il 藤 tutto. 崎さんが男子更衣室に入る方法が。僕には分かったぞ。 Mhm. 彼女は
電子生徒手帳を改造したのだ。 Non ha senso. 彼女は超高校級のプログラマー。 Mhm. Da morta. 期待はできたはずだぞ。いやそうじゃねえって。 Sentiamo cosa dice Yasuhiro. あいつは玄関ホールのあれを使ったんだ。 Che cosa? あれとは もちろん Ma è rotto in teoria. È rotto, non avrebbe potuto usare quello di Leon. 藤崎さんが桑田くんの生徒手帳を使ったとは考えられないよ。 Mhm. なんでだべ。 Vabbè, Yasuhiro. 壊れてたんだよ。玄関ホなるほど。 Cacchio. じゃあ無理だな。 Mi ha fatto molto ridere come si sia reso tipo subito. 呆れるほどにさりだな。それ以前に他人の生徒手帳を使うのは法則違反じゃありません？法則にあったのは他人への貸与禁止だけだ。他人に貸すのは禁止だが借りるのは禁止じゃない。 Mhm. Tecnicamente sì, da morta sapere già cosa, come e perché rende il tutto peggiore onestamente. Lui cade dalle nuvole, sì veramente. È abbastanza, hai ragione anche tu Felix. つまり死人の電子生徒手帳をいくら借りようとも法則違反にはならないはずだ。その通りなのです。 Ok. そもそも壊れているのでは話にならんな。 Non che abbia senso. やはり改造したのだな。超高校級のプログラマーの腕を使って。 Non credo Ishimaru. よっこい。電子生徒手帳の改造は不可能だよ。勝手に中を開けると、防犯ブザーが鳴る仕組みなんで。桑田の電子生徒手帳でもなく改造した Sì, esatto. Abbastanza impossibile. 苗木誠殿の推理の方が間違い？ Boh. 被害者が男子更衣室に入れないならそうなっちゃうよね。 では僕は戸上くんに投票するぞ。 Vabbè, Kiyotaka vuole votare già per Byakuya. È davvero così allora? Chihiro è stata uccisa nel bagno delle ragazze, cioè nello spogliatoio delle ragazze, e Byakuya è quello che l'ha fatto? Davvero? Ma ancora non riesco... Aspetta. Ancora non riesco... Cioè non so che cos'altro fare. C'è Kyoko che interviene, attenzione. Kyoko interviene. 久々に口開いたと思ったら何言ってやがんだ。 Taka quando urli ha una bocca enorme, mi fai paura. Ehi là, salve a tutti. Ciao Frosty, buonasera, benvenuta, come stai? Tutto bene? Stiamo affrontando il trial del capitolo 2 per scoprire chi ha ucciso Chihiro. Io bene, grazie, tu? Tu invece cosa ci dici di bello? Meno male, mi fa piacere. Buone le crepe. Come le fai? Dolci o salate? Penso salate considerando l'ora. Anche io. Ah, una pausa dal trial. Ci vogliamo prendere. Kyoko vuole portarci da qualche parte. Dove andiamo? Fuori dalla scuola? Non possiamo perché c'è il cancello. Bella idea, adoro le pause sere. Vabbè, Ciel. Ah, sa come persuadere Monokuma, direi. Incredibile, l'ha convinto in tempo zero.
Dolci con Nutella per domani. Ah, buone, buone. Buonissime le crepe con la Nutella. 見せたいものってどこにあるの？つまんないものだったら許さないからね。 Sì, veramente. 添えると思うわ。じゃあ行きましょうか。 Monokuma sei un venduto, veramente. Ok. Prima che sapessi che cosa stesse accadendo, il class trial è stato messo in pausa. E siamo andati nella stessa direzione in cui ci stava conducendo Kyoko. Per vedere che cosa volesse mostrarci. Mhm. Vediamo cosa ci vuole fare vedere. 女子更衣室 Ah, siamo tornati nello spogliatoio. ここは散々調べたぞ。今さらなんだというのだ。 Ok, buono che parlino loro così non devo doppiare io. 被害者の死体。もう一度詳しく調べてみて。 Ah, dobbiamo esaminare nuovamente il corpo di Chihiro. Vuoi esaminarlo di nuovo? 全身をじっくりと。 Mhm. じっくりと死体を触れって。 I fumi, per favore, tu vattene via. Comunque voi come le fate? Io 20 minuti e ce l'ho. Io dipende in realtà. Perché le faccio sia dolci che salate ogni tanto. Dolci le faccio anch'io alla Nutella. Salate solitamente le faccio mozzarella e prosciutto. Comunque secondo te chi è l'assassino? Io in realtà l'assassino so già chi è, non posso dirvelo. Cioè... cioè io, avendo visto l'anime, so già chi è l'assassino, per cui più che altro devono rispondere gli altri a questa domanda. I fumi mi fai schifo. Sì, anche a me abbastanza. 女性の体をベタベタと触るわけにもいかないから。 Gentiluomo Taka come al solito. 遠慮した方がいいだろうな。俺は気持ち悪いとかそういうあれじゃなくて、これには宗教上の問題 Grandissimo Yasuhiro. ならば Lo fa Sakura. Nice. Vai Sakura. でも女の子のさくらちゃんが死体に触るなんて、やっぱここは男子に任せた方が。 Vabbè. 藤崎も男に触られるよりは女である我に触られる方がマシだろう。 Io le mangiate così sempre solo dolci. L'ultima volta l'ho mangiata con la crema di pistacchio. Com'era Felix? Buona? Sakura sei un grande. È una grande, è una ragazza Sakura. 我に任せておけ。 Madò che buone. Sì, è una donzella fortissima Sakura. さくらちゃん。 Mhm. Prova pure io magari. Mhm. Dato un'ottima idea Felix. あれユリなの？二人ってそういう関係？ Vabbè, ecco che si è attivata pure l'altra. そんなんじゃないよ。ふざけないで。 Sei enorme a prescindere. では Ok, 始めるぞ。 vediamo cosa scopriamo di nuovo. 藤崎よすまんが調べさせてもらうぞ。 Ok. Ha messo le sue mani e ha iniziato ad esaminare il suo corpo. 全身をじっくりと調べるのよ。そうすれば謎が解けるわ。 Era super buona, poi amo il pistacchio. Il pistacchio è molto buono. A me piace però solo nei dolci. Mangiarlo normalmente non mi fa molto impazzire. 全身 Mhm. とはいうが こんなことに一体何の意味が。 Che succede, Sakura? Che ha scoperto? Oddio, cosa ha scoperto secondo voi? どうしたの？ Che succede? Uno dei miei personaggi preferiti dopo la povera vittima. Sakura? バカだ。そんなバカだ。 Gli occhi di Sakura stanno guardando in modo selvaggio il corpo di Chihiro. E praticamente stava tremando. こいつは Cosa? 男だ。 Ed ecco qua il plot twist del trial numero 2, ragazzi. Ve lo aspettavate? そうですか。男の人でしたが、本当にありがとうございました。
Sì, dopo ti mando la foto su Instagram se vuoi. Giusto per... Sono Belzing. Sì, sì, va bene, va bene. Tanto il mio account di Instagram è linkato qua sotto. Vabbè, adesso sì che è il mio personaggio preferito. Eh già. Ciro è un fanboy, a quanto pare. Rimane una donzella per me, basta. Ok. Eccola lì. Cioè, eccolo lì. 藤崎さんがほらほら、お前ら知らなかったの？そんなの最初から分かりきってることじゃん。 Vabbè, grazie al cavolo, Monokuma, tu hai telecamere ovunque. 藤崎千尋は男の子だよ。なんとじゃそうだったか。己燃えやがる。やっときゃよかった。 Vabbè, anche l'altro. C'è anche Genos del Show che si attiva. Interessante. Eh sì. Ha messo un bel po' di carne al fuoco. È tempo di tornare nella trial room. Ora che abbiamo scoperto questa cosa. Quindi è molto probabile che a sto punto il colpevole sia un ragazzo. Pensare che Ciro fosse un ragazzo. Il pensiero non mi è nemmeno mai bazzicato nella testa. Eh sì, quindi non avrebbe avuto alcun problema ad accedere allo spogliatoio maschile. Immagino che sia anche quello per il motivo per il quale abbia deciso di allenarsi a tarda notte e non approcciare le ragazze proprio per non far scoprire questa cosa. Eh sì, però il suo handbook è sparito, se ricordi, Byakuya. Ciro, riposa in pace. Orsù non è così terribile, raga, rilassatevi. Quindi da Ciro a Ciro la pronuncia è la stessa, più o meno, dai. Però in realtà Ciro è un nome giapponese che va bene sia per i maschi che per le femmine, da quel che ricordo. Va bene, Monokuma, l'abbiamo capito. Eh già, non ci sono alcun problemi proprio con la nostra affermazione di prima, allora. Ok, signori, ho la domanda finale. Vai, vai, chiedici pure, Frosty. Meglio Dragon Ball, Naruto o Bleach? Oh mio Dio, qua stai facendo domande pesanti. Allora, ti direi a sentimento forse a me piace Bleach di più. Invece a livello di infanzia e tutto ti direi Dragon Ball. Invece fra One Piece e Demon Slayer assolutamente One Piece. No, comunque Chihiro, Gender Queen Rap, proprio io. Va bene, Felix. Naruto per le fanfiction. Ok, Ciel. Dragon Ball e One Piece. Vabbè, ci sta, ci sta. Abbiamo gusti un po' diversi.
Ma ci sta, alla fine non siamo tutti uguali. Anche se abbiamo gusti diversi, l'importante è non scannarsi a vicenda. 相変わらず現場を移動させた意図はわからないけど、その可能性は高いでしょうね。Mhm. そうか。 Invece tu, Frosty? 妙だと思ったんだ。 Poverino King circondato da esauriti. Ma no, andate tranquilli. あいつの体の感触、女の体の割にはどうも違和感があった。なんか興奮するシチュエーションね。だがこれで繋がった。すべての謎がようやく明らかになったな。Eh sì. Ah, ok. No, per come si sta comportando adesso Byakuya, direi che anche lui non è il colpevole, ragazzi. Anche perché ha detto, ah, cazzo, allora è per questo. 明らかになるも何もあんたが犯人って流れだったはずだけど。 Eh sì. 面白い。実に面白いじゃないか。違う世界に行ってしまいましたな。 Sì, si è rinchiuso nel suo mondo. それで苗木くんはどう思うの？これでもまだ犯人は戸上くんだと思うの？ Onestamente no. 藤崎さんの死をジェノサイダーショーの犯行に見せかけたのは間違いなく戸上くんだった。 Nome dell'anime? Danganronpa. È scritto qua sotto il gioco. Se vuoi vedere l'anime. C'è Danganronpa di Animation che praticamente adatta l'intero gioco che stiamo giocando noi, che è Danganronpa Trigger Happy Havoc. E poi c'è Danganronpa 3 come anime. Quello del 2 non c'è. Però il 3 ti sconsiglio la visione se non hai giocato il secondo gioco, perché praticamente ti spoilerà metà dei casi. E quindi è più consigliabile prima guardare o giocare il gioco e poi vedere l'anime del 3. だけど僕はやっぱり犯人は戸上くんじゃないのかも。 Sì, anch'io sono d'accordo con Makoto, sinceramente. そもそも苗木誠殿が言い出しっぺなのに。 Ma perché prima avevamo prove diverse. だ Anche. って戸上くんの余裕の態度、謎が解けるのを楽しんでるみたいだ。まるで他人事だよ。そんな風に振る舞っていられるのって。 実際に他人事だから。 Sì. それに戸上くんが残した証拠はなんていうかあからさますぎるんだよ。 Sì, effettivamente credo le abbia lasciate un po' in giro volontariamente per rompere il cazzo le prove. Scusate il termine. 自分が関わった証拠をあえて残したような。 Credo che se fosse stato realmente lui il killer avrebbe scelto qualcosa di più intelligente. Ma non ricordo quanti anni ha il doppiatore. Ah, è vero, non te l'ho detto. Io ne ho 23. Raga, ma solo io ho compagni di classe sballati. Cioè, si guardano Dandadan e Boku no Pico e dicono che è meglio di My Hero Academia Out e di Demon Slayer. Poi hanno 13 anni. Credo lo dicano a random per dar fastidio ai fan. In che senso, meno male, Ciel? Ricordo, per chi volesse, abbiamo un server di Discord dove poi potete vedere i miei orari di streaming e tutte le cose belle, restare in contatto con la community. Abbiamo anche un canale di Telegram, se volete, dove facciamo praticamente la stessa cosa e boh. Entrateci, mi raccomando, se siete interessati. Gasp, ha detto una parolaccia. No, in realtà le dico molto spesso, però cerco di contenermi. 明らかに動揺した様子を見せたよね。 藤崎さんが男だと知った時もだよ。本当の犯人ならそんなところで動揺するはずがないのに。なるほどな。そうか。明確な根拠がないのが気になるが。
Pensavo che stessi nascondendo la tua età, minore di 18 anni, invece posso dormire sonni tranquilli. No, in realtà me ne sono dimenticato di dirtela perché poi è entrata, mi sembra, Frosty e mi è passato di mente, scusami Ciel. Cioè, solitamente la tengo nascosta, ma... Cioè, non ho problemi a dirlo se me la chiedete. まあいいだろう。とりあえず正解にしておいてやるか。正解？ Sì, sì, lo so, Felix, vai tranquillo. 苗木の言う通りだ。俺は犯人ではない。たまたま最初に女子更衣室で死体を見つけたんで、あんな偽装をしてみたというわけだ。 Ma vaffanculo, Byakuya. Ma guardatelo che stronzo. Cioè, è entrato, gli è capitato di andare nel... lì vicino e ha deciso di alterare la scena del crimine. Vabbè. Va bene. ふざけてんのか？ふざけてなどいない。これが真相だ。 Perché cretino? Sì, veramente. 信じられるか？信じたくないならそれで結構。みんなで仲良く処刑にでもなるか？もしそれが本当ならさ、じゃああんたがどうして死体の偽装なんかしたの？ Boh. そんな理由などどうでもいい。今は犯人を当てる方が重要なはずだぞ。 Non credo che non siano importanti, però sì, effettivamente hai ragione, dobbiamo cercare l'assassino vero. おい、苗木。俺が犯人ではないなら、本当の犯人は誰だというんだ？ Io ho un sospetto. C'era un'altra persona che è parecchio sospetta con cui abbiamo parlato. Se ci avete fatto caso. Però mi sa che alcuni non ci hanno fatto caso. Con quel dialogo. まだ続けんの？もういいんでない？どう考えてもトガミッチが犯人だって。 Byakuya sa qualcosa di fighissimo. Può essere. Non ci è dato saperlo in realtà. 私は付き合うわよ。疑問があるならとことん話し合う Brava, brava Kyoko. べき。もしここで判断を誤れば、私たちはみんな揃って処刑されるんだし。 Byakuya può essere preso a testate sui denti fortissimo. In teoria sì. Cioè, non nel gioco, però se lo incontri dal vivo forse un cosplayer di Byakuya gli dici... Ma perché hai deciso di fare sta cazzata nel capitolo 2? Raga, quanto odio sbattere l'impasto a mano. Attenta. Cioè, è piuttosto pesante in realtà, sì. そうですわね。では、私もお付き合いいたしましょう。もちろん俺も参加するべ。君には意志というものがないのか？ Inventiamo lo sbattimento di impasto a schermo. Lo passi digitalmente a un'altra persona. 昆虫じゃねえし、意志くらいあんぞ。とにかくもう一度話し合ってみようよ。 Ok, 決めるのはその後でも遅くないはずだよ。 abbiamo ancora tempo. 確かにそうだ。 Mhm. 命かかっちゃってるしね。 Povera Oi, è tutta triste. それでは、犯人当てゲームの再開といこうか。 Ma se Byakuya non è il colpevole, allora chi è il vero killer? Chi è che ha ucciso Chihiro? C'è una sola cosa di cui siamo certi riguardo al killer. Il killer aveva bisogno di accedere alla vera scena del crimine, il che significa che è un uomo. E dato che la scena del crimine era nello spogliatoio maschile, avevi bisogno di un handbook maschile per entrarci. Mandami un pack. Ma vaffanculo, Kin Aoi è super sospetto. Ma non è vero. Dato che quello di Leon è apparentemente rotto, il killer sembrerebbe aver utilizzato il proprio.
In altre parole, deve essere stato un ragazzo. Ma comunque non è ancora abbastanza. Ho bisogno di più indizi. Account di Celeste. Ok. 何か犯人に繋がる手がかりはないのか。 Ce la faccio? No, eh. 手がかりと言われても Ah sì, vabbè, un singolo indizio. Devo lanciare subito l'account di Celeste, mi sa. してたら最初から言う Proprio come dice Sakura. Mi sa, devo fare. ならば被害者の目撃でもよい。 Vediamo se dicono altro, ma presumo che sia il primo どう slot. しても新しい情報が必要だしね。無理無理 Vediamo. やっぱ無理だってどうせ被害者を目撃したんだって Io non ci credo. 犯人だけだべそいつも名乗り出ねえだろうし Yasuhiro non dice nulla di utile, mi sa. おしまいだべ Più o meno però... Cioè non so se lanciarlo subito su Sakura o se lanciarlo da Oi. Perché... Information dice. Quindi forse devo lanciarlo su Oi, mi sa. 手がかり誰か犯人をしてたら最初ならば被害者の目撃でもよい。 Ok, dov'era? Tipo qua? 少しでも必要だしね。 Ah, non era qui. Allora era da Sakura, scusate. 何か犯人に繋がる手がかりはないのか。 No, che cazzo faccio? Ho sbagliato. 誰か犯人を目撃していないのか Vabbè, してたら最初からならば被害者の目撃。 fatemi rivedere. 少しでも Se non è questa... 犯人だけそいつも名乗りもおしまいだって嫌だ。 È all'inizio con Sakura. 何か犯人に。 Come no? Forse hai qualche idea ma non riesco a capirla. Vabbè. Vabbè, farò cagare in sto trial allora. 何か犯人に繋がる Fatemi 手がかりは guardare un secondo. Se c'è magari qualcosa che posso し prendere. てたら最初ならば被害者の目撃でもいい。今だ少しでも無理無理やっぱ無理どうせ被害者を目撃犯人だけだべ Ah! Sono un cretino. Vabbè. Non avevo letto bene da Yasuhiro. Ho detto no e invece era giusto qua. Vabbè. Scusate, non so leggere, 被害 ragazzi. 者を目撃した人なら他にもいる Avevo はずだ letto male. そうだよね Mannaggia a me. そういえばそうでした。私が見ていましたわね。マジですか。この話は苗木くんにしかしていませんでしたか。 Eh sì, è vero, perché ce l'ha detto solo a noi. では皆さん知らなかったのですね。ですから醜く騒いでいらしたのですね。 Più che il Kin Neurone ha malfunzionato la mia vista. さっさと話したまえ昨日の夜時間になる直前でした。藤崎くんを寄宿舎の倉庫で目撃したのです。藤崎くんはスポーツバッグの中にジャージなどを詰め込んでおられました。 Ok. おそらくその足でトレーニングに向かったのでしょう。 Eh sì. Stava andando ad esercitarsi. スポーツバッグにジャージ現場にそんなものは残されていなかったぞ おそらく犯人が処分したのだろう。証拠隠滅のためにな。その時なのですが、彼は気になる言葉を Cosa ha 口走って detto い di たんです。 strano? Beh, è meglio che Mada. Sono piuttosto di fretta. 藤崎くんは確かに急ぐと言っていましたわ。 Eh sì, esatto. Che fine ha fatto la tuta? 急ぐということは誰かと Il colpevole se n'è sbarazzato, probabilmente. そうは考えられませんか。つまり藤崎千尋殿は誰かと待ち合わせをし、その人物とトレーニングに向かったと。あれや朝比奈がいくら Aveva un appuntamento. È 一緒 probabile. にトレーニングしようとはしなかったのだ。 Però non può essere con le ragazze, se vi ricordate, perché le ragazze le evitava.
Ma se ti mando la foto dopo la fai vedere in live o no? Giusto per sapere. Dipende come vuoi tu, Frosty. Se vuoi dopo quando andiamo in Just Chatting la posso mostrare. Però prima dobbiamo finire il trial del capitolo 2. Non so onestamente quanto duri ancora. Potrebbe durare minimo ancora un'oretta. Un ragazzo. Se ti ricordi quello che ha detto Aoi, era solita a vedere cioè era solita a vedere Ciro sempre parlare coi ragazzi e mai con le ragazze. それは正体がバレるのが嫌だったからだろ。逆に言えば待ち合わせをしていた人物はよほど信頼されていたのですね。大事な秘密がバレても構わないと思えるほどに。Buon appetito Felix, grazie mille per essere passato, alla prossima. Ciao ciao. 要はその待ち合わせ相手が犯人でそれが誰なのかを突き止めればいいんだね。でもこれだけの手がかりじゃ見当も。ついているじゃない。 Abbiamo già quello di cui abbiamo bisogno per fare la connessione. Guardate lo smag di Kyoko. Lo sai chi è il killer? 誰が犯人だ。犯人が処分したスポーツバッグやジャージに注目してみるのよ。 Ok. その特徴から考えれば彼が誰と会ったかは明白になるはずよ。それは本当なんですの？すでに処分された証拠から犯人が判明するなんて。 Amicizia fraterna. まさか指紋を調べるとか。道具もないのに素人の僕らには無理だ。そもそも証拠品はすでに処分されている。 Ok. 指紋を取るにも現物がなければどうしようもあるまい。 Chissà chi potrebbe essere. それでも推理ならできるはずよ。話し合ってみろって言われても。じゃあセレスちゃんに聞くけど、そのバッグやジャージには何か特徴とかなかった？バッグは倉庫にある普通のバッグでしたわ。 Ok. 倉庫にあるバッグはその一種類だけですし、特徴と言われましても。我の記憶によれば、ジャージにはある程度の種類があった。 C'era una decente quantità di tracksuit da scegliere. 藤崎の持っていたジャージに Per cui 手がかりがあるのではない。 chissà. だったら彼が持っていたジャージについて話し合ってみましょうか。 Ah, dobbiamo parlare un po' più di questa giacchetta. Davvero cioè la giacchetta di Ciro ha qualche indizio sul killer? In qualche modo è difficile da credere. Va bene, vediamo un po' che cosa abbiamo. Account di Celeste sempre. Quindi mi sa che devo riutilizzare questa roba. Madonna quante robe. Cioè sì, la tuta. La giacchetta. In realtà sì, è la tuta, la tracksuit. Lo so, ho sbagliato. Non mi connette più la traduzione ormai. Dopo cena se n'è andata via completamente. Ok, queste sono tutte inutili. No, ho sbagliato. 俺は白いジャージを持ってんぞ。寄宿舎倉庫から持ってきたんだ。 Credo di aver capito cosa devo fare. Sì, sì, l'ho sentito, Kyoko. L'ho sentito. L'ho sentito.
あいつジャージを持ってんだな。 Ah, non è questo. しまった。 Allora è il contrario. 藤崎千尋はトレーニングに行こうとし、そこで彼があんなジャージを選んだの。あんなジャージと分かったぞ。犯人が持っているものと、つまりあいつ同じ青いジャージを持ってんだな。俺の No? E allora quello è quello che devo fare. しまった。 そもそも藤崎千尋は Aspettate che me lo rileggo un attimo. トレーニングに行こうとしていたはず。 È andato ad esercitarsi. そこで彼はどうして Poi dobbiamo chiederci perché ha scelto quella specifica tracksuit. あんなジャージとはどういう意味だ？ Mm. 分かったぞ。彼が選んだジャージは Perché? 犯人が持っているものとお揃いだったのだな。 Ah, つまり犯人はあいつと同じ青いジャージを持ってんだな。 俺のは黒いジャージだ。 non so però dove sparare. 運動って嫌いだもん。俺は白いジャージを持ってんぞ。 Non so dove sparare però. 寄宿舎倉庫から持ってきた。 Alla frase di mondo è molto sass. Se avete notato. こんな話で犯人がわかるのですか？いや無理だろ。 苗木君も聞いたわね。 Mhm. 今のあの人の不用意な Eh sì. Si è bloccato. トレーニングに行こうとしていたはずよ。 Ragazzi, che cazzo succede? È crashato tutto. No, 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 non ci credo, no. Ma perché? Ma perché adesso deve rompere le palle? Scusate. Sta connessione di merda. Scusatemi. Mhm. Sì, sì, adesso ci sono. Vabbè. Perdo appositamente. Ho perso il trial, ragazzi. Ho perso il trial perché ho sbagliato a sparare. Sì. Riproviamo. Scusatemi. Sono sicuro che... Oddio. C'è anche l'avatar che fa roba strana. Siamo tutti morti. Sì, esatto. Tutti giustiziati. Leggiamoci tutta la storia. Perché ha scelto quella specifica tracksuit? Perché era la stessa del colpevole. Mhm. Perché vedete, dice Blue Tracksuit Sim. E io pensavo che dovessi sparargliela subito dopo a Mondo, ma sembrerebbe di no. Perché se no come cazzo saperebbe? Ti mando la foto, ok? Sì, sì, va benissimo.
Però non ha senso. Cioè, perché quella di Yasuhiro... Cioè, ha molto più senso quella di Mondo. 藤崎千尋はトレーニングに行こうと Boh, していた le provo tutte adesso perché... そこで彼はどうしてあんなジャージを選んだのかしらね sì, esatto. No, ma Celeste non lo sapeva che la tuta era blu di Shiro. どういう意味だ Perché ha detto che l'ha messa velocemente nella borsa. ジャージは Lo sappiamo noi solo dall'immagine. 犯人が持っているものとお揃いだったのだな。 Per cui Mondo non può sapere che sia blu. つまり犯人はじゃあ青いジャージを持ってんだな。俺のは黒いジャージだ。 Però no, dice che è sbagliata. Non so そも perché. そも藤崎千尋はトレーニングに行こう E qua è giusto. È andato ad esercitarsi. ジャージを選んだのかしあんなジャージとは彼が選ん犯人が持っているものとお揃いだったのだ。つまり犯人はあいつと同じ青いジャージを持った。 Ma vaffanculo, Mondo. Scusate. E io che pensavo dovessi utilizzare sta roba. ちょっと待って大和田 E 君 invece no. 今の言葉は Non ci ho pensato a usare l'account di Celeste. おかしいって何がだ。 Era più semplice del previsto. Sto trial l'ho fatto cagare, ragazzi. Prendo O, B o C palese. だってさっきセレスさん Il primo l'ho fatto perfetto. Questo ho fatto schifissimo. ジャージの色については何も言ってなかったんだ。藤崎さんの着ていたジャージが青だって知ってるの？ 何言ってんだよ。おめえ。おいセレス藤崎のジャージの色とは何色だったんだ Esatto, non ce l'ha detto. 確かに青でしたわね No, Mondo, mio fratello mi ha assassinato il fanboy. Mondo, ti odio. Cazzo. その話学級裁判前に誰かにした？私がこの話をしたのは Mhm. 代理君だけですわ Cazzo, mi sa che Mondo... Non la puoi mandare? Aspetta, ma dove? Su Insta? Fammi vedere un secondo. Sì, sì, se no mandala su Discord, Frosty. Se puoi. Non so perché su Insta non te la faccio mandare. Anche perché solitamente mi scrivono anche, diciamo, gli spammoni tipo i grafici e i Minecrafter. Per cui mi sembra strano che non te la faccia mandare, a dire la verità. Oh. Ah, non hai Discord. Ce l'hai Telegram invece? Se no. では大和田はいつ知ったのだ。藤崎千尋のジャージが青いということ。 Se no non saprei dove altro potresti mandarmela, onestamente. そりゃ捜査の時にそのジャージを見つけて。 Mm, いいえそれはないわ cavolo. Sì, se no può provare a mandarla a te, volendo. 私たちが捜査を始めた時バッグとジャージはすでに処分された後だったはずよじゃあそいつがジャージの色を知ってるのは死ぬ前のチータンが持ってるの見ていたから、 Ok. それしかねえじゃん Tanto speriamo di riuscire a portare a termine la live senza che crashi di nuovo tutto. Mentre eravamo nel trial. 藤崎ちゃんのこと Mhm. でどうなのよあんたはジャージを見たの見なかったのたまたまだ。昨日の夜たまたま見たんだ。 A caso, la scorsa notte. Ciliegina. In realtà poteva... perché dice Cichan per dire Ciro. あいつがジャージを持って歩いてるところよ。 Ah, ti devo accettare la richiesta?
richiesta? Io non ce l'ho l'account privato, Frosty. Ce lo pubblico l'account di Instagram, lo sai? Mi sembra strano che ti debba accettare la richiesta. Anche perché non mi è apparso nulla. Eh sì, infatti, non ne ho di richieste. Boh. それもありえないよ。だってセレスさんの証言によると Ok, aveva provato a nasconderle, poi se n'è andato. 藤崎さんはセレスさんに指摘された後ジャージをバッグの中にしまったらしいんだ。だからたまたま見ただけじゃバッグの中のジャージの色なんてわからないはずだよ。墓穴を掘ったのね。 Eh sì, si è proprio scavato la fossa da solo. むしろそう仕向けたんだろう。そのためにあんなことを言ったんだな。Eh già. 藤崎千尋のジャージの特徴から考えれば、奴が誰と会ったのかは明白だ。なんてされごとを。なるほど。ブラフだったのですね。あなたの真の目的は犯人の出現を引き出すことだったのですね。Potevate essere fidanzati, invece sei un bastardo. Non sappiamo ancora la dinamica, però, effettivamente. Hai anche promesso che non gli avresti urlato in faccia, sei un mostro. Eh sì, è vero. Addirittura fin dall'inizio Kyoko sospettava di Mondo. Volete che lo dica Kyoko o volete che ve lo dica io, per cui Mondo era sospettoso fin dall'inizio? Quale delle due versioni preferite? Perfetto, non funziona anche questo. Dai, ve lo diciamo in contemporanea. È perché praticamente durante l'investigazione Mondo, mentre parlava di Shiro, si è riferito a lui come Dude. E Dude è tipo tizio, non si usa per le femmine, ma si usa per i maschi. Non ci avete fatto caso, mi sa, voi. No, raga, ma mi è sparita la chat. Che è successo? Si è buggato di nuovo. Ma perché? Frosty, no, ti ridò poi i punti dopo la live, perché o te la metto quando siamo nel just chatting, perché mentre faccio le serie narrative non metto musica. Se lo metto come storia lo guardi? Sì, va bene. Fate attenzione solo a non riscattare le robe mentre c'è scritto. Sì, sì. Mi spiace che è sparita la chat a schermo solo. Ma mi sa per il crash della live di prima. La guardo però dopo che finiamo di giocare questa parte qui. Eh già. Sei veramente stato tu, Mondo?
藤崎さんを殺したの？ Sì. Murdering a friend said. Esatto. 殺してねえ。 Mhm. Blazing qualcosa. Se non mi dici però il nome completo non so se ti trovo Frosty. 大体何なんだよ。 Ce ne saranno migliaia di Blazing. 言葉尻取られた程度で俺を犯人扱いするってのが。 Che cosa, Ciel? そうだ、兄弟がそんなことするはずがない。言いがかりに決まってる。 Ah, ok, te l'ha mandato. È riuscito a mandartelo? 確かに根拠としては弱いわね。そんなあっさりと。 Ah, boh, perfetto, perfetto. ですが困りましたわね。もう手がかりはありませんわよ。 Mhm. そろそろ出番か。 Devo capire perché mi è morta la chat a schermo, però. Non ho idea. ささやいております。僕のゴーストが。そういえば山田君は I funghi scoppi. 犯人の証拠を見つけたとか。 E mi è scoppiato anche l'avatar, a dire la verità. Datemi un attimo. Oggi non so che problemi abbia questo modello. In realtà non so che problemi abbia la maggior parte delle volte, ma... Cioè no, in realtà lo so che problema ha, però... Lasciamo perdere. それってどんな証拠なの？ Sì, sta cadendo a pezzi. Infatti mi spiace solo che dovrò caricare così il mod su YouTube per chi vorrà recuperarsi l'intera serie di Dangan. Live morta, chat a pezzi, l'avatar che si muove a caso. 急に自信なくすなっつうの。いいから出してみ。そこまで言うならじゃあ。これです。 Ha ritrovato il cavolo di handbook di Ciro e non ce l'ha detto. 電子生徒手帳です。落ちてるのを見つけ、そして拾ったのです。 Complimenti. È quello di Ciro. Senza nemmeno alcun dubbio. 電子生徒手帳って現場からなくなってたんだよね。ええ、そうだったわね。 Mhm. やはりそうでしたか。 Devo andare, se vuoi domani dimmi cosa ne pensi delle crepe. Anche con un direct se vuoi. Va bene, va bene. Poi ti scrivo allora. Grazie mille per essere passata, Frosty. Ciao ciao, buona serata. 僕もそう思ってたんですよ。これは藤崎千尋殿のものではないかって。じゃあそこに犯人の手がかりがあるんだね。そう思ったのですが。 E invece non si accende. 起動すらしませんでした。 Ah, non si accende. おそらく殺人が行われた後、犯人が証拠隠滅を兼ねて壊したのでしょう。 Interessante il fatto che non si accenda. その電子生徒手帳はそう簡単に壊れないはずだぞ。 Come mai? その通り。 Ricordatevi che le nostre prove non sono ancora finite. 完全防水でショック耐性も強いからめったなことでは壊れないはずなんですが。ですが、この電子生徒手帳は壊れていますわよ。 già. ホールにあった桑田くんの電子生徒手帳もです。 C'è ancora quello di Leon nella lobby che è 自信 rotto. 満々の割には壊れすぎじゃありません。 Si spengono quando muoiono. Beh sì. うぷぷ、実はそこに謎があったりして。 C'è un altro mistero da risolvere. さて、どうして電子生徒手帳は壊れたんでしょうかね。 Come si sono rotti gli handbook? È un'ottima domanda questa. Colpirlo col suo punto debole. モノクマは前に言ってたよな。この電子生徒手帳には弱点があるって。ロキ、覚えてた。 Già, che me lo ricordo. 確かにそう口を滑らせたかもしれないけど、でも弱点の詳細は誰にも言ってないんだからね。だが
めったなことでは壊れぬ電子生徒手帳が sì, 2体も壊れているとなると è strano. 誰かがその弱点に気づいたとしか思えない。 Qualcuno è riuscito a trovare il suo punto debole a questo punto. ねえ、モノクマは知っているのよね。その弱点って何なの？ Qual è? それを言うと、学級裁判をフェアに進めるためにも必要な情報だ。 Sì, effettivamente è necessario. でもそれを教えちゃって真似する人 Vabbè, Monokuma. 困るからな。いいじゃん、教えて。絶対に真似しないから。 Mhm. しょうがないな。お願いされると弱いんだよね。でも絶対に真似しないで。 Vabbè, Monokuma. 特別に発表いたしましょう。無敵な Vediamo qual è il punto debole. 電子生徒手帳の Io lo so già qual è. 弱点とは、長時間高温状態にさらされると熱暴走してぶっ壊れてしまうんです。 Ricordatevi bene, ねやっぱりこの電子生徒手帳はサウナに落ちていましたから。 l'abbiamo trovato. Ah, l'ha trovato nella sauna. サウナの室温は摂氏100度にもなりますが、どうしてやけどしないのか不思議じゃありません。 Mhm. それは蒸発した汗の水分を già. 空気層が皮膚の周囲にできて皮膚を守ってくれるからです。 È proprio questo il punto debole degli サウ handbook. ナで高温の空気を皮膚に直接吹きつけるとやけどしますが、 Mhm. これは皮膚の周囲の空気層が乱れるせいなのです。そのためサウナで動き回ると皮膚に痛みが生じます。ですのでサウナ内は Ok. しておくようにしましょうね。なるほど。また一つ賢くなったぞ。 Vabbè, Kiyotaka. でもいい豆知識ですけどね。でもさ、被害者の電子生徒手帳がサウナで発見されたってことは、もしかして犯人は狙って壊したのかな？ Sì, concordo. 弱点を狙って。 Taka, ma che cazzo. Gli ha detto grazie per il tip. Praticamente. 知っていたのだな電子生徒手帳の弱点を Praticamente lo stesso che faccio io quando voi mi dite cose che non so. でも犯人はどうやって知ったの？モノクマは誰にも教えてないって言ってたよ。謎ですな。偶然知ったんだとしたら？ Mondo è andato nella sauna. Eh già. 偶然とは Ti ricordi bene, Ciel? 犯人は何かの折に偶然サウナで電子 Con i 生徒手 vestiti. 帳を壊してしまった。そこで電子生徒手帳の弱点を E però non lo sapeva lui. L'ha scoperto accidentalmente, come ha detto Kyoko. 2度目の藤崎千尋の時は狙って壊すことが可能となった。可能性はあるかもしれんが、 Mhm. では誰がそれをやったんだ？サウナに電子生徒手帳を持ち込み壊してしまった人間など心当たりがあるかもしれない。 Ecco, Makoto. Lo sa. 一人だけ心当たりがあるよ。 Mhm. 電子生徒手帳をサウナに持ち込んだかもしれない人。 Tu ci sei arrivato prima, però, Ciel, rispetto a Makoto, quindi GG. Anche Kiyotaka l'ha realizzato. Sì. Chi è quello che è entrato nella sauna? Deve essere qualcuno che ha indossato i propri vestiti e il suo interno. Era... Povero Taka. これが僕の答えだ。大和田くん、サウナで電子生徒手帳を壊したのって君なんじゃないかな。なんだと Sì, poverino, veramente. なぜだ。なぜそうなる。前に大和田くんと石丸くんはサウナで我慢比べをしたよね。その時大和田くんは制服を着たままサウナに入ってたけどさ、 Eh già.
Era con l'uniforme. 電子生徒手帳が入ったままだったんじゃないの？そこで大和田君は知ったんじゃないのかな。電子生徒手帳がサウナで壊れてしまうってこと。Mi dispiace, mondo, è finita. 兄弟が人を殺すなんて僕は認めんぞ。明確な根拠を言いたまえ。 Voglio dire, nemmeno io voglio crederlo, però ho trovato qualcosa che lo prova senza alcun ombra di dubbio. Vediamo. Sì, direi il Broken Handbook. Assolutamente. Guardo un attimo in qua. 自分の電子生徒手帳を壊していることになるわね。つまり大和田君の生徒手帳が壊れていれば今の推理が正しいということになりますわね。俺の電子生徒動くぞ。 No, l'ho missato. Cazzo. ほら見ろ。やはり苗木君の推理は間違っているんだ。兄弟が人を殺すはずがないんだ。 No, no. 苗木君の推理通りだとす。大和田君がいいぞ。自分の電子生徒手帳、つまり大和田君の生徒手帳、今の推理が正しいということになります。 Ok, dai, 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 dai. 俺のそれは違うよ。 Perfetto. Preso. そもそも大和田君が持ってる電子生徒手帳って本当に大和田君のものなの？どういう意味だ。玄関ホールにあった壊れた電子生徒手帳。 Eh già. 本当はあの手帳が大和田君のものなんじゃないの？ Taka, non c'è giustizia in questo mondo. 君はさっきから何を言ってるんだ。つまり大和田君は交換したんじゃないのかな。 Eh già. 壊れた自分の電子生徒手帳と桑田君の電子生徒手帳だってモノクマも言ってたはずだよ。桑田君の手帳が壊れたはずないって。 Eh sì, se vi ricordate Monokuma proprio ha detto quello di Leon non è rotto, fine, e se n'è andato. そうですね。あの程度のお仕置きでは壊れませんよ。つまり玄関ホールに置かれていたのは実は大和田君の電子生徒手帳で、 Direi che è abbastanza finita ormai. そして今大和田君が持っているものこそが桑田君の電子生徒手帳ということですね。でも交換って高速に引っかからないの？僕はこう判断しました。 L'ha detto Monokuma che gli studenti morti per lui non contano più come persone, per cui mi spiace Oi. 他人への対応禁止という校則ではありますが、主任は他人なのか、いやもはや人ではないのでグレーゾーンですが OK です。何より面白いので OK にしました。よって Mi dispiace. 電子生徒手帳を交換してもルール違反にはならないと判断しました。 Mi dispiace per Taka. どうなの大和田君。今の推理が間違ってるなら言ってくれないか。間違ってるなら僕はそれでいいんだけど。おめえどうしたんだ兄弟。言ってやりたまえ。間違いだと。そうだ間違いだ。間違いに決まっている。 Povero Kiyotaka. 今の推理はどこかが決定的に間違っている。 だったら Scusa Kiyotaka, non volevo tranciarti il discorso, perdonami. 今の推理が正しいかどうか全てはそこで判明するはずだよ。 Ok. Siamo arrivati al closing argument, ragazzi. Controlliamo un attimo l'intera scena e vediamo cosa usare e dove.
Partiamo dalla fine e arriviamo all'inizio come fecimo... sì, vabbè, fecimo. Come già feci scorsa volta. Perfetto. Controlliamo un attimo. Ok. Ricostruiamo la scena del crimine. Ora che abbiamo visto tutto. Allora. Siamo qua. Atto 1. C'è Ciro che sta prendendo la borsa. Dietro di lui c'è Celeste. Qua posso credere che sia questo. Onestamente non vedo altro. Allora. No, aspetta, questa è la mano di Ciro e di Byakuya. Oddio, non lo so, sapete? Questo è il coso. È il bilanciere. Qua è il poster, direi. No? Non è il bilanciere, secondo te? Ok. Ah, all'inizio e poi c'è Ciro che va... Aspetta. Mi sono scordato di fare là. Ciro di spalle. No, Ciro di spalle è lui che entra qua. Nell'atto 2. Mi sa che è lui che prende la carta. Questo è... Non so se è Togami. Qua lui entra all'interno dello spogliatoio. Però non so se effettivamente è Ciro ad utilizzare la carta qua. Abbiamo un po' di tempo per ragionarci su però, eh. Per cui al massimo ricontrolliamo bene le prove fino alla fine. Per adesso proviamo questo setup. Ok. Poi abbiamo sicuramente il fatto che... Sistema Byakuya prima. Sì, forse è meglio sistemare Byakuya. Qua c'è Byakuya. Che è lo spogliatoio delle ragazze. O è la corda? Forse è la corda. No, mi sa che è la corda qua. A essere sincero. Sì, mi sa che è la corda. Perché qua l'ha già legato. Qua il poster c'era già. Atto 5, qua credo sia la sauna. E qua lancia al suo interno il landbook. Credo. E questa scena qua che non saprei spiegarmi. Ah. Forse si è rubato qua il landbook, credo. D'accordo. Il bilanciere qua deve averlo usato prima. Ah no, aspettate. Prima questo.
Il bilanciere mi sa che è una prova in più. Perché c'è il mondo che qua lo prende e poi spam. Si sporca al muro. Credo. Poi lascia cadere il bilanciere. Devo vedere le altre prove però prima. Ah, Byakuya. No, qua mette Bloodlust. Ups. Upsi. Scrive la scena. E se ne va. Mea culpa, scusate ragazzi. Qua se l'è già rubato. Ho messo la scena di Byakuya prima del dovuto. Questo mi sa che è in più, il bilanciere insanguinato. Perché ha la stessa forma che c'ho in questa scena. Devo riguardare un attimo le altre scene se funzionano. Ok. Sì, sì, possono, ci sono delle scene in più. Per dare fastidio. Ok. Questa mi sembra giusta, l'atto 5. L'atto 4 con Byakuya pure mi sembra giusto. Forse questa qua della tessera non è di Ciro. Perché mi sembra la maglia di Togami. A essere onesto mi sembra la maglia di Togami. Oddio. Mi sto rimbambendo, ragazzi. Non capisco più niente. Ricominciamo dall'inizio allora. Questa qua non so quale possa essere onesto. Perché mi sembra una mano delicata. A vedersi. Beh, non mi sembra quella di Byakuya. Mi sembra più quella di Ciro. A dir la verità. Qua il Blackhand lo sta salutando. Prende il bilanciere e glielo sbatte in testa. Lo ammazza. Gli prende la card. Posiziona... Ah no, aspetta. Giuro non capisco quale possa essere questo. Ah, no, aspettate. È il contrario. Perché qua penso lo prenda. Oddio. Perché qua mi sembra metterlo e non toglierlo. Non vorrei dire una cavolata. Questa parte con Byakuya e il colpevole che getta via il coso nella sauna mi sembra giusta.
Sono giusto indeciso per questo punto qua. Fatemi vedere quello che rimane, ma... Mi sembra sia questo. Vediamo. Vediamo se ho fatto giusto. E ora lasciamo spiegare a Makoto l'intero caso. Cancella le prove. Ma poi Byakuya le trova e le rimette a posto nello spogliatoio femminile. Sì, esatto. Però prima di Byakuya non c'è la porta rossa, per cui... era anche quella un indizio in più. Presumo. Già. Tra poco vediamo se abbiamo fatto giusto o meno. Sì. Boh. No, ho sbagliato. Non è qua. Ho sbagliato. Ho invertito, mi sa. Così dovrebbe essere giusto. Scusate, Vediamo adesso. Ciao Stre, buonasera, benvenuto, come stai? Tutto bene? Sorry se non sono passato prima. Vai tranquillo. Sì. Ok, avevo invertito le scene. Scusate, sono un cretino. Effettivamente che senso c'ha mettere prima Ciro che entra nello spogliatoio e dopo che passa la carta? Non ha senso, ma ok, lasciamo perdere. Ok. E fin qui è tutto giusto. Bene, bene, tu? Io abbastanza bene, dai, grazie, fortunatamente. E... Doom. Niente. Povero Ciro. Fino a qua è giusto. Come sta Light? Che poi non ti ho chiesto più nulla se vuoi rispondere. No, adesso sta molto meglio, fortunatamente. L'unica cosa è che non si vuole far medicare l'orecchio, ma... lì sarà un'impresa, a essere onesto. Però si sta riprendendo, fortunatamente. Scusate ragazzi, l'orario mi ha fatto trarre in inganno. Cosa ho sbagliato? Che è sbagliato qua? No, ma che cazzo? E prima il poster. Ma qua non lo attacca? Oh mio Dio, non so cosa mettere. Sono troppo stupido, ragazzi, non... Ma qua sembra appiccicarlo, non sembra attaccarlo, cioè staccarlo, tra l'altro.
Questo dici? Qua forse lo sta staccando. Ah, lo stacca qui? Mm. E poi che fa? Cioè, qua sono sicuro che sia giusto. Abbiamo fatto cagare. Scambia i poster. Eh sì, ma non c'è l'altro poster. Quello dei maschi. Quelli che stanno già... Ah, così? Dici? Dove cacchio era l'altro? Boh. Ok. E così lo appiccica. L'unico problema è qua. Che cacchio ci metto? Perché il bilanciere non ha senso. Sta porta credo che sia la porta della sauna. Cosa fa col corpo dopo? Cosa dice? Ah, Witch... Ma porca troia. Pensavo fosse in più io. A vedere. Niente ragazzi, adesso che lo so, prossima volta controllerò prima gli indizi rispetto ad andare a mozzo. Qua vediamo. Ah, sauna. Vai. Dovrebbe essere giusto adesso. Scusatemi. È stata una breve svista. Volevo farvelo fare tutto di fila come ho fatto col primo caso, ma ho cannato. Grazie Ciel, perché sennò avremmo sbagliato di nuovo. Sono proprio stupido. Già. Ma effettivamente perché cazzo avevo messo la tessera che c'era già? Anch'io, che... Sono stupido ma fortissimo. Scusate ragazzi. Scusatemi. Mi è morto pure l'avatar, ma vabbè. Ok. Ha scambiato la scena del crimine praticamente. Arriva Byakuya. Però il crimine non è finito qui. Perché qualcuno ha deciso di rompere le palle e intervenire. Vero Byakuya? Sì. Ma perché aveva voglia di rompere le scatole in realtà, ma vabbè.
E dopo che Byakuya ha fatto ciò, se n'è andato nella sauna. E ha buttato l'handbook nella sauna. Voilà. Prossima volta devo fare più attenzione, ragazzi. Mi fossi ricordato della facilitazione di poter leggere gli indizi durante il closing argument, non avremmo fatto sto casino, ma ok. Ok. Secondo me Byakuya vuole sgamare Genocider Show e vede questa come l'opportunità di prenderlo con la pelle di tutti. Mio Dio. Ma tanto Genocider Show lo sappiamo adesso che è una delle personalità di Toko. Ok. Proprio per il fatto che Mondo è il killer. Beh, si è già rivelato da solo durante il trial. Se potessi mostrare dove si trova adesso l'handbook di Mondo, una volta che l'avrò fatto tutto quanto sarà chiaro. Ok. Sì, voglio sentire. Non è ancora finita, ragazzi. Parliamo del Fever Time e del Nega Time. Ok. Durante una Valentine Battle, se premi Fever Time si attiverà, forzando il tempo al massimo. Ok. E non misserai mai proiettili. D'accordo. Sì. Nega Time, così lo può usare invece l'avversario. Ok. È tempo di fare la fase finale, ragazzi, di questo secondo trial. Ok. Ok. Perché sto perdendo? Ho perso a cazzo, vabbè. Tornato in tempo. Aspettate. Oh, Dio santo. No, che non è finita, ci riprovo. È perché Taka ha iniziato a counterarmi. Tornato in tempo, bentornato Felix. Che hai mangiato di buono? Ma che caspita succede? Cos'è questo Fever Dream? È la battaglia finale contro il boss. Sì, è un casino. In questo caso c'è Taka che sta negando l'evidenza di Mondo come colpevole. Ah, ecco come faccio. Ok. Stavo sbagliando io, ragazzi, scusatemi.
Ok, colpo finale. 証拠を提出しこれで証明する È un casino sta cosa. È abbastanza. Tac, accetta la realtà. Il mondo fa schifo. 考えが当たってるな桑田君は壊れた自分の電子生徒手帳を桑田君のものと交換してるはずなんだ Eh già. ここで Dovremmo controllare し合わない i nostri... Gli handbook. Ho mangiato un botto di cosine. Bresaola col formaggio, insalata con i pomodori, insalata di funghi e della carne. Roll. Eh sì. その必要はねえよ。 Buono, buono. Ci sta. Ah, Mondo si è arreso. Comunque rip Mondo. Già. ああ、そうだ。俺が殺したんだよ。 Mondo ha ammesso la sua colpevolezza. Guardate che schifo che ho fatto, ragazzi. Ho fatto C, vabbè. Incredibile. Come ho fatto a prendere A in sto trial? Non è vero. Ho fatto cagare. 何を言ってるんだ。もうここまで来たら諦めるしかねえだろ。おい、モノクマ。 Adesso vedremo l'esecuzione di Mondo, quindi, ragazzi. 投票タイムってやつをよ。待って待ってくれ。嫌です待ちません Povero Kiyotaka. Sì, sì, ce lo dice perché l'ha fatto, non lo ammazza subito. ではお待ちかねの投票タイムを始めますお前らお手元のスイッチを押してください Ok, vediamo chi sarà il Black Hand. 投票の誰なのか Voteremo giusto? Voteremo sbagliato? その答えは正解なのか不正解なのか Povero Kiyotaka, ha appena perso il suo bestie. No, c'era ancora, ma non per molto. Ok. Stanno per arrivare le votazioni. Colpevole. Niente. Chiuso il trial. なんと Oh oh. Sembrerebbe che questa volta ci abbiate azzeccato nuovamente. E già, il Blackhand che ha ucciso Chiro Fujisaki è... Mondo Wada. まったくもう Nel caso ve lo steste chiedendo, il voto non è stato unanime. Kiyotaka ha deciso di scegliere una risposta sbagliata. Beh, ti sei appena messo in una zona pericolosa, signor Ishimaru. Dovresti scegliere più saggiamente. Mi rifiuto di crederci. Non c'è alcun modo che possa aver ucciso qualcuno. すまね Mi dispiace. なんだと。 Perché ti stai scusando? Perché? Perché? Taka, dai, smettila, piangi con noi. Perché? Perché lo hai fatto? では Beh, visto che Mondo ha deciso di tenere silenzio, beh, permettetemi di spiegarvi 実は la storia del motivo, cioè dell'omicidio di questa volta. È una storia molto triste fra due uomini. Oh, ma per quelli che non vogliono sentirla, potete premere il pulsante B per andare direttamente alla prossima parte. Amo le storie tra uomini, perfetto. Comunque, c'era una volta un giovane ragazzino e il suo nome era Chiro Fujisaki. Aveva un complesso di inferiorità estremamente inferiore riguardo alla sua potenza, alla sua mancanza di potenza.
sei così debole anche se sei un ragazzo. Si è sentito dire queste cose fin da quando aveva memoria e non è mai riuscito a coprire le sue debolezze. Al contrario, ha provato a nasconderle, a seporle ancora e ancora di più, prendendo la forma di una piccola e fragile ragazza. Ha scelto questa come sua via di uscita. Ora nessuno sarà in grado di dirmi, anche se sei un ragazzo. Però non importa quanto si sia aggrappato a quello... come si dice? Al guscio. Il complesso di inferiorità aveva già preso possesso di lui e non era così difficile da togliere. Poveretto, veramente. È una tragedia, sì. Beh, è come si è scoperto che il suo guscio era completamente vuoto. Il complesso non è scomparso, anzi, è diventato ancora più forte e più forte. Sono debole. Una volta che il Killing Game ha preso inizio alla scuola, non ha avuto altra scelta che se non accettare il fatto. Dopotutto, questo mondo di sopravvivenza, se non sei forte, non sopravvivi. E quando l'amichevole e odiato Monokuma ha annunciato di rivelare i loro segreti imbarazzanti, quale quello di Chihiro era quello... cioè, fra i quali era presente quello di Chihiro, il suo era, anche se si veste da ragazza, Chihiro in realtà è un ragazzo. E quello era qualcosa che Chihiro non avrebbe voluto che qualcuno scoprisse, non importa come. Anche se fosse stato rivelato... Cioè, se fosse stato rivelato sarebbe stata la fine. Lo scudo rinforzato, cioè il guscio rinforzato si sarebbe rotto e l'armatura sarebbe caduta. Senza alcun dubbio, quelli attorno a lui lo avrebbero torturato ancora di più di prima. Tutti quanti avrebbero pensato che questo dilemma l'avrebbe mandato in disperazione. E invece... Eh sì, perché se vi ricordate ha detto non mi sento di rivelarlo adesso, volevo rivelarlo, cioè quando sono pronto ve lo dico io stesso. Relatable. Voglio essere una bella figa fanboy come Shiro, va bene Ziel. Sì, questo l'avevamo letto nella live precedente, se vi ricordate. Cioè... Che rottura, ha utilizzato la minaccia come... della scoperta come motivazione per se stesso per diventare più forte. Questa è la mia occasione. Diventerò più forte e accetterò chi sono. Forte abbastanza da diventare qualcuno da... anche se sei un ragazzo andrà bene. Diventerò migliore. E con quel pensiero nella sua testa ha preso immediatamente azione. E poi... quel giorno ha iniziato a esercitarsi. Si era preparato sia in mente che in corpo. Ma tristemente... sarebbe stata la sua prima e ultima chance. E comunque, anche se è già morto, già solo per il pensiero era il più forte. Molto vero. Quando ha deciso di iniziare a esercitarsi, pensava che sarebbe stato ottimo chiedere aiuto di qualcuno. Ma quando... cioè... avrebbe voluto dire a quella persona prima il suo segreto.
e poi chiedergli di aiutarlo da lì in poi. E la persona da cui è andato è... Vero? Esatto, sono d'accordo. Esatto, sono io. E già che lo sei... Il motociclista che ha deciso di mantenere le sue promesse. Quindi Ciro probabilmente confidava in Mondo. Confidava che il suo nome gli avrebbe permesso di mantenere il suo segreto. Più, il signor Macho Mondo era il simbolo di un uomo forte, quello che Ciro ha sempre aspirato ad essere. Mondo il Giuda. Forse parlare con Mondo mi aiuterà a prendere coraggio. Quindi è andato a chiedere a Mondo di diventare... per chiedergli aiuto di diventare più forte. Quella è stata la sua aspirazione. E avrebbe pensato che solamente il supporto di Mondo sarebbe stato in grado di renderlo più vicino a ciò. Per cui quello del perché Mondo ha fatto quel che ha fatto è per mantenere la promessa fatta a Ciro. Quel che ha fatto vuol dire che è per quello che Mondo ha portato Ciro dallo spogliatoio dei ragazzi in quello delle ragazze. Esatto, è proprio per questo. Non era per coprire quello che ha fatto? Forse potrebbe essere parte di esso, ma non credo che sia la ragione principale. Il mondo non funzionano così le promesse. Nonostante tutto voleva proteggerlo, però dai, che tristezza. Sì, esatto. Infatti, se avete notato, quando è stato ritrovato il corpo di Ciro e il mondo l'ha visto tutto... diciamo crocifisso, che non era stato lui, si è incazzato tantissimo. E poi quando Byakuya diceva a Samoviti, ha detto: oh, ma non è un oggetto, ma come ti permetti? È stato il primo che si è arrabbiato. Ma come ha fatto a spostare il corpo in segreto? Perché se tutti quanti sapevano che avesse ucciso Ciro nello spogliatoio dei maschi, avrebbero iniziato a domandarsi del come ha fatto a entrare nello spogliatoio maschile, no? Che cazzo orribile, però, è vero. E una volta iniziato ciò, avrebbero immediatamente iniziato a sospettare della sua identità, per cui... Ha provato a proteggere il segreto di Ciro mettendolo... Oh no. Oh no. Sto perdendo Kilobyte. Spero che si senta. Ok. Mettendolo nello spogliatoio femminile cercando di rubare il suo handbook. Vedete? E allora Mondo ha mantenuto la promessa che ha fatto a Ciro. Per cui... Perché l'ha ucciso? Ok. Avrebbe dovuto farlo. Più ti sento parlare, più non capisco. Voglio dire, voi ragazzi vi davate a vicenda, giusto? Per cui, perché? Perché non importa come. Non volevo che nessuno lo sapesse. Per cui è stato quello che ti ha, diciamo, risvegliato dopo tutto. La possibilità di avere una delle tue imbarazzanti memorie e segreti esposta. È impossibile. Non avrebbe nulla di così negativo. Qualcosa che non vuole che nessuno sappia, nemmeno se significasse uccidere qualcuno. È impossibile.
せるな。 Quante volte te lo devo ripetere? Giudicare gli altri dal proprio standard è follia. Anche se non riusciresti a comprenderlo, e ovviamente lui può. Semplicemente è successo. E già che siamo sull'argomento, perché non dirvelo? L'imbarazzaente memoria, il segreto che lui non voleva che nessuno sapesse. Lo sapete cosa ha fatto Mondo? Ha ucciso il suo stesso fratello. Mondo, l'Ultimate Biker Gang Leader. Quello che raduna gli... come possiamo dire, Odrums? Oddio, non mi viene il termine in italiano. I teppisti di tutto il paese. Ma l'unica ragione per cui ha avuto la possibilità di unirsi alla gang in primo luogo è perché per un certo qualcuno. Sì, motociclisti volendo anche. Il fratello maggiore di Mondo si chiamava Daya Owada. Mondo non aveva nient'altro che rispetto per lui. È stato per Daya che Mondo è entrato, ha preso per la prima volta la sua motocicletta. Il fratello di Mondo aveva la sua famiglia ed era l'unico che Mondo potesse rispettare e fidarsi. Voleva superare il suo fratello, per cui lo ha imitato in ogni cosa che faceva. Mondo era l'epitoma del ragazzo che vedeva occhi solo per il fratello. Nel frattempo, il fratello carismatico ha messo insieme la sua gang di motociclisti. Prima che chiunque altro lo sapesse, è diventato il più grande motociclista del paese. Daya, il fratello maggiore, il numero 1 della gang, e il suo numero 2, il suo fratello minore, Mondo. Daya Mondo, se vi ricordate. All'inizio tutto era ok, ma poi Mondo ha iniziato a pensare di come sarebbe stato se avesse preso il controllo della gang da suo fratello un giorno. La grandezza di suo fratello, la sua reputazione, hanno iniziato a toccare Mondo nella sua anima. Il ragazzo prenderà il posto di Daya. Daya ha creato la sua gang con le sue mani. Mondo è qui solo per cavalcare. Come potrebbe essere qualcuno come lui il nostro leader? Tutto quello che fa è rendere brutta la gang. Quasi ogni giorno Mondo sentiva queste voci gossip da parte degli altri membri della gang. E questo è il motivo per cui... grazie per avermi sbattuto la porta, ma vabbè, spero che non si sia sentito. Diventerò forte. Più forte di Daya. Una volta, solo una volta. Non importa come. Io vincerò. Non importa come. Devo mettermi al top. E con la notte del grande ritiro di mio fratello, Mondo ha deciso di sfidarlo in una, diciamo, gara stradale. Oddio. I Crazy Diamond si chiamano la gang di Mondo. Ma durante la gara c'è stata una tragedia. Il fratellino è stato, diciamo, disattento per la vittoria e si è buttato nel traffico. Ma all'improvviso
No! No, dai, ma non è stata colpa di Mondo. Teneva fra le braccia del fratello più piccolo. Il fratello più grande ha esalato il suo ultimo respiro. Mi dispiace, ragazzo. Ho fatto un casino, mi dispiace. Lui lo sapeva che era colpa di suo fratello, ma Daya non ha mai deciso di biasimarlo per quello che è successo. Ehi ragazzo, il resto sarà in carico a te. Non importa come, devi mantenere la gang insieme. Perché è il team che io e te abbiamo creato. È una promessa fra uomini. Ma non puoi incolparlo. Sì, non ha ucciso davvero lui il fratello. Il fratello si è sacrificato per non farlo morire. Il suo segreto era una bugia di cui si è autoconvinto. In pratica sì. Cioè è morto per colpa sua perché secondo lui se non l'avesse sfidato quel giorno sarebbe sopravvissuto. Ha deciso di nascondere la verità di quello che è successo da tutti. Proprio per preservare la promessa fatta dal fratello. E non ha mai potuto ammettere la sua stessa debolezza di essere lui stata la causa dell'incidente. E come risultato il team è diventato ancora più forte sotto il ragazzo diciamo che ha approfittato del fratello. Daya perderà contro suo fratello, per cui è deciso di diventare stupido e si è ucciso. E questa è diventata la spiegazione di quello che è successo. La bugia di Mondo è diventata realtà. Voleva guidare il team così tanto che tutti quanti dicevano bugie riguardo suo fratello. Io sono forte. Daya se n'è andato come un angelo sulla motocicletta. Vested forse è sovrastato più che altro. Sì, hai ragione Felix, scusa. Gracias. Cioè, se avete notato il parallelismo fra Mondo e Ciro. C'è Ciro che diceva debole, 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 debole. E Mondo forte, 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 forte. E quando il nostro killing game è iniziato, beh, ha realizzato che non importa quanto duro pretendi di essere, se sei solo un altro debole che potrebbe morire in un istante. E quando l'amorevole e odiato Monokuma ha annunciato di rivelare i loro segreti imbarazzanti, a quel punto era chiaro che avrebbe avuto problema sul suo. Mondo ha ucciso il suo stesso fratello. Erano due facce della stessa medaglia, olè. Esatto. Non importa come. Non potevo permettere che i membri dell'altra gang scoprissero tutto. Se fosse successo, tutto quanto sarebbe andato in rovina. Io, mio fratello, tutto quello che avevamo creato io e mio fratello sarebbe stato distrutto. La sua morte, tutta la colpevolezza che mi stavo portando dietro, sarebbe stato per nulla. Ed ecco perché. Ed ecco perché ho... Mondo. Dopo quello che ho visto che Monokuma aveva riguardo a me, la mia testa si è riempita di un sacco di cose e ha iniziato a girare. Non mi sono mai sentito così. Non so che cosa mi sia preso. Non sono sicuro cosa abbia pensato o detto, ma dopo un po' di quel sentimento mi sono trasformato in una roccia dura piena di ansia. E nel mio stomaco
Ed è stato allora che Ciro mi ha chiesto di iniziare a lavorare insieme a lui. Ed è poi che mi ha detto il suo segreto. Seriamente? Cavolo! Già, ti chiedo scusa se ti ho mentito. Ma perché? Perché ora? Perché me lo stai dicendo così all'improvviso? Voglio dire, l'hai mantenuto segreto tutto questo tempo, giusto? Se qualcun altro dovesse scoprirlo, tu... Hai ragione, però... Io voglio cambiare. Mi sono aggrappato in bugie. Sono debole. Voglio distruggere quella versione di me per sempre. Le sue parole erano come un coltello nel mio stomaco. Mi sono sentito come se stesse esponendo la bugia in cui stavo vivendo. Io voglio cambiare. Non voglio più essere un debole. Tu sei forte. Non ti puoi far male, no? Qualunque segreto che Monokuma potrebbe dirci... Ciro più forte di mondo. Ciro, sei mia roccia. Sei la mia roccia, scusa, non so leggere. Quindi cosa? Stai dicendo che dovrei dirlo? Stai dicendo che se lo sono dovrei riuscire a dire a tutti il mio segreto? Io ero geloso. Ero geloso della forza di Ciro. Lui aveva la forza di vabbè, affrontare le sue stesse debolezze e provare a sovrastarle. Il genere di forza che io non ho mai avuto. Per cui ero geloso di lui. E quella gelosia mi ha distrutto. Ti stai prendendo gioco di me? Sono forte? Mi stai prendendo per il culo? No, non mi sto prendendo gioco di te. Sei davvero forte, mondo. Mi sono sentito come se potessi iniziare a sentire qualcosa che si... creak, tipo rompere. Qualcosa all'interno della mia testa. Che cosa vuoi che faccia? Che cosa dovrei fare? Dovrei starmene qui seduto e lasciare che il mio segreto venga rivelato e rovinare tutto? Che cosa succede? Perché hai dovuto dirmi tutto questo? Per rinfacciarmi il mio fallimento? No, io volevo solo ammirarti. Ammiro la tua forza. Hai ragione. Io sono forte. Forte. Sono forte. Più forte di te. E più forte di Daya. Non ricordo cosa sia successo dopo ciò. Quando mi sono svegliato di fronte ai miei piedi ero ricoperto di sangue. Avevo il bilanciere in mano e lo stavo guardando lì sul pavimento. Ciro, non piangere, ti prego. È morto. Ehi. Io l'ho ucciso. Io ho ucciso Ciro. Ah, ok, adesso parla mondo. No. Mondo. Cioè, normalmente è aggressivo e così arrabbiato. Ma ha sempre nascosto quel suo lato debole da tutti quanti. Era questo il suo segreto. Una debolezza che avrebbe vissuto nel suo cuore in questo modo. E l'ha trasformato in un assassino a sangue freddo. Dannazione! Purtroppo te la porterai nella tomba la debolezza, mondo. Già. L'ha ucciso in uno scatto d'ira.
non stava pensando in modo razionale. Guardatelo, lo vedete? Siete tutti come lui. Per un segreto del passato, per una memoria. Per quello ha ucciso un'altra vita umana a sangue freddo. Come potrebbe non liberarsi dei suoi peccati e uscire fuori dal mondo? Se non sa nemmeno qual è la vera forza. Numero 2 eterno. Numero 3 se conti il fratello, madonna. La vedete la speranza da tutte le parti? Sono sicuro che non ci riuscite. Tu, bastardo! Stai zitto, pezzo di merda. Perché non mi piace quella parola tradotta in italiano. Solo per quello dico pezzo di merda. Vai avanti e di qualcos'altro e ti giuro che... Ok, te lo dirò quante volte vuoi. Se è quello che vuoi sentirti, ma... Sfortunatamente non posso farlo ora, perché il tempo di punire sta per arrivare. Però mi dispiace, dai, non riesco a farmelo stare sul culo. Punire? Vuoi dire esecuzione? È quello che vi avevo promesso, giusto? Il Black Hand che rovina la pace verrà punito? Aspetta! E ora ho preparato una punizione davvero speciale per Mondo Wada, l'Ultimate Biker Gang Leader. No, aspetta. Aspetta. Diamo tutto quello che abbiamo. È tempo della punizione. Ti ho detto aspetta. Mi dispiace, Mondo. È tempo della punizione. Perché ricordatevi che i colpevoli, se vengono beccati, poi vengono giustiziati. Totalmente sparito, Mondo. Trasformato in burro. Morire fino alla morte. E la vostra anima resterà per sempre in pace. Non può essere. Mio fratello. Un altro omicidio e un'altra esecuzione. Voglio provarlo ancora. Le vite di tutti qua sono così leggere. Sento che potrei arrabbiarmi. Forse potrei lasciare che accada.
Cioè, praticamente è stato nella gabbia della morte sulla motocicletta. Ha continuato ad andare talmente tanto veloce con la scossa elettrica che si è trasformato in burro. Sì, esatto. Complimenti Felix, ci hai azzeccato. Non è stato tanto bello. Non so se abbiate visto o meno anche quella di Leon come esecuzione, ma anche la sua non è tanto carina, eh. Cioè, in caso ve la stiate persa, c'è ancora il VOD della settimana scorsa. Come le urla di Taka hanno iniziato ad invadere le nostre teste, ci eravamo forzati a realizzare di nuovo. Ma ovviamente lui... Che delusione. E questa la fine del gioco? Byakuya? Sei davvero insano, lo sai? Un gioco? Uno dei nostri amici è morto, lo sai? Certo che lo so. Perché questo gioco è vita o morte. Non ho nulla da dirti, ma... Non ho una risposta se non... Non capisco perché. Perché hai deciso a tuo modo di nascondere il crimine di mondo? Sì, anche il povero Leon ha fatto una fine brutta. Cioè, se non avete visto la punizione di Leon, per dirvi... praticamente... Lui è stato trascinato nel campo da baseball, attaccato a un palo da dove non poteva togliersi, e a velocità tipo supersonica gli sono state sparate 1.000.000 di palle in faccia, su tutto il corpo. E praticamente gli si è spezzato l'osso del collo. Oltre ciò. Non è ovvio? Perché rende le cose più interessanti. La sua voce era calma, senza alcuna emozione. Come la voce della morte, che mi ha rinfrescato le ossa. La scorsa notte, quando l'omicidio ha preso posto, ero nella biblioteca come al solito. Quindi hai anche tu ignorato la regola del nighttime. Quella regola non mi è mai importata. Non ricordo nemmeno di aver, diciamo, accettato ciò. Beh, non che mi importi più di tanto. Forza, continua. La notte continuava... è cresciuta tardi, per cui sono deciso... Cioè, a tarda notte ho deciso di tornare nella mia stanza, che forse è meglio. Così ve la so adattare meglio. Il che poi mi ha fatto notare la sua presenza. Ho visto Mondo uscire fuori dallo spogliatoio femminile. E quando se n'è andato ho guardato all'interno e ho visto il corpo. Che cosa? Vuoi dire che hai veramente... diciamo... inscenato la scena del crimine? Beh, è stato un idiota. Non aveva la minima idea che io l'avessi visto. Per cui vuoi dire che sapevi chi era il colpevole fin dall'inizio? Esatto. Ma alla fine sarebbe stato noioso se ve l'avessi detto, no? Voglio dire, che perdita di tempo avere la risposta rivelata giusto all'inizio. Questo è perché ho deciso di dargli un piccolo aiutino. Giusto per ravvivare un po' le cose. Hai fatto tutto questo per ravvivare un po' le cose? Quindi è per questo che dopo aver sentito da Toko il fatto di Genocide Show hai deciso di usarlo per creare una falsa scena del crimine. Ma cavolo, uomo. Cioè, se non avessimo scoperto veramente chi l'avrebbe fatto, lo sai che saresti morto anche tu, no?
Ma non è che la prossima vittima può essere Byakuya? Non so, Felix, vediamo. Beh, ovviamente avrei rivelato la verità prima che raggiungessimo quel punto. Dopotutto, Byakuya si è girato e mi ha guardato negli occhi. Potevo sentire il suo sguardo tagliente attraverso di me. Grazie ad un qualcuno che non l'ha mai fatto, sono riuscito a mettere, diciamo, far prendere forma un interessante esperimento. No, nel senso che vorrei veramente fosse lui. Comprensibile dopo quello che ha fatto nel capitolo 2. Quindi vuole vedere di cosa sono capaci. In pratica sì. Se dovessi mai decidere di diventare il Black Hand, ora so a chi dovrò stare in guardia. Che cosa? Quindi è per questo che era la tua ragione. Soddisfatti? Sì. Abbiamo finito di sentire la tua storia. Andiamo avanti. C'è qualcosa che vorrei chiedere a Monokuma. Oh, io sarei il prossimo? Ti piace performare queste esecuzioni elaborate ogni volta, vero? Bentornata, Frosty. Ti sei persa l'esecuzione di Mondo. Ormai è diventato solo burro. La mia domanda è, perché? Ti piacciono? Ma lo sai, la punizione, la disperazione non è solo per voi. Tutte queste punizioni e la disperazione è il mio regalo per l'uomo stesso. Stai esagerando. Il burro mondo. Non è ancora morta la live. Ti prego, non me la lanciare, che è quasi finito il capitolo, Frosty. Non sto esagerando. Queste punizioni sono qui per trasformare tutta la speranza in disperazione. Che cosa intendi? Intendo? Intendo... Ok. E cavolo, non capisco perché ogni volta dovete prendervela per ogni stupida cosa. D'accordo, non che mi importi. Alla fine sarò io a essere l'unico vincitore. E tutto ciò verrà rivelato a me. Ah, il nobile figlio della nobile famiglia. Tu sì che mi capisci. Penso che questo potrebbe essere l'inizio di una terrificante amicizia. Stai zitto. Non mi fermerò mai a un livello di un criminale bambinesco come te. Lascia solo che ti dica questo. Dopo aver completato la vittoria, tu sarai il prossimo. Ti troverò e ti ucciderò. Hai capito? In nome della famiglia Togami, la vittoria arriverà ad una conclusione. Oh, così figo. Sembri quasi come se fossi il personaggio principale di un videogioco o qualcosa del genere. Nessun mob per te? Io giuro, qualsiasi tempo ci voglia, ti ucciderò. Tempra, tempra. Sembrerebbe che qualcuno abbia bisogno di un riposino. Va bene, Monokuma. Vattene, ti prego. Hai fatto abbastanza danni per oggi. La risata di Monokuma è arrivata per tutta la corte. Dopo il caso chiuso di Ciro e Mondo. Ma sapevamo che quella non sarebbe stata la fine. Il killing game avrebbe continuato. Perché il mastermind non avrebbe permesso che questa fosse, sarebbe stata la fine. Scusate i tempi verbali sbagliati. Ma adesso non mi viene una traduzione migliore. Per quelli di noi che sono ancora in vita,
E per il mio modello che è mezzo rimbambito, la nostra peggior paura è la disperazione. Praticamente. Tipo di disperazione che rende ciechi i cuccioletti. E renderà un inferno il futuro. Tutto il nostro coraggio, tutto il nostro sforzo, la nostra amicizia. È come se tutto quanto non contasse a nulla. Quella è la peggior forma di disperazione. Sì, il modello Monco è la ciliegina sulla torta. Ancora non è finito il capitolo 2. Mm. 着状態になる前に最初の殺人に及んだ彼女の功績が大きいよね。一旦加速し始めたら、あとはジェットコースターと一緒、もう止まらない。恐怖と絶望は全てを凌駕するスピードで突き進む。 Oh no, Cripsy. Cioè, volevo dire sì. Non mi fa vedere la clip. Ciao Nebbia. Buonasera, benvenuta, come va? Tutto bene? Che ci dici di bello? Chissà con chi sta parlando. Probabilmente è il mastermind. C'è solo una cosa che vorrei chiederti. Chi è? Il 16° studente, voglio dire. È vero che c'è ancora il mistero del 16° studente. Comunque che ansia, è abbastanza. Il tuo asso nella manica. Immagino che sia finita. Capitolo 2. Boy's Life of Despair. The End. Studenti rimasti 10. Ed è così che finisce il capitolo 2, ragazzi. Non rimango in just chatting per molto, anche perché, ragazzi, uno si è fatto tardi, che sono le 10:30 quasi, e poi perché si è buggata la chat prima quando mi è crashata la stream. Cosa ne pensate di questo secondo capitolo? Vi è piaciuto? Avrete preferito il primo? Non vi è piaciuto nemmeno il primo? Chissà. Facciamo un breve just chatting. Mi metto un po' di musichetta. Intanto spengo la TV e la Switch che... Mio Dio. Se volete raidiamo qualcuno. E poi rispondo alla Clara Frosty che mi aveva chiesto di controllare. Ah, bene, non mi funziona manco Twitch per raidare. Wow, ottimo. Perfetto. Giusto per chiudere la serata. Manco Twitch che mi funziona e mi si apre. Mi sa che allora chiudiamo qui senza raidare nessuno. Peccato, avrei voluto fare un mini raidino, ma... Giusto per mettere ancora più carne al fuoco, facciamo anche il fatto che Twitch non mi funziona. Boh. È nullo. Vi metto un po' di musichetta, ci facciamo un breve just chatting allora, dai. Che in realtà c'è la pubblicità, però... Ci sta. Volevo fare un mini raidino, ma... Nemmeno la categoria mi fa cambiare. Ma che cazzo sta succedendo? Boh, vabbè, ragazzi, stasera è un casino. È andato tutto a rotoli. Nemmeno la categoria c'ho più. Boh.
Allora mi sa che non ci fermiamo. Allora, vediamo. Domani sera, dato che Shap non c'è per la Nuzlocke di Pokémon Platino, probabilmente faremo Crystal of Latlan, che è quell'MMO che è uscito di recente, volevo provarlo. Per cui vediamo un po' com'è. Ho sentito pareri in giro sia da Shap che da Haruko, che anche da altra gente. Mi hanno detto che sembrerebbe essere un po' pay to win e che c'è anche una componente gacha per essere un MMO, il che è strano, ma vediamo un attimo che cosa fare. Mi spiace che debba salutarvi in queste circostanze perché praticamente la live è crashata, ha avuto problemi di connessione, il modello ogni tanto mi si rompeva, la chat è morta, la chat a schermo, poi cos'altro? Ah sì, Twitch non funziona, la categoria non me la fa cambiare, quindi il raid non lo posso fare. Cioè, un susseguirsi di tutte cose incredibili. Praticamente un disastro sta live, incredibile. Boh, spero nonostante tutto che vi siate divertiti a seguire i miei... diciamo... le mie piccole disavventure. E nulla, ci becchiamo domani alle... probabilmente inizieremo un po' prima a sto punto. Credo verso le 8:30 invece che le 9:30, perché le 9:30 di solito non inizio perché Shop prima delle 9 non c'è. Per cui se dobbiamo fare Crystal of Atlan, se sapessi sommatizzare le parole sarebbe anche meglio. Sì. Ci becchiamo per le 8:30 domani invece che le 9:30. E proviamo questo fantomatico MMO. E nulla, vi auguro una buona serata, mi spiace che non riusciamo a raidare nessuno, avrei voluto fare un raidino stasera ma i poteri forti me lo impediscono, per cui vi saluto qui.